Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco e benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di una settimana intensissima che è la settimana dal 20 al 27 marzo. Una settimana piena di eventi astrologici da voi molto attesi e un po' temuti, quindi questa settimana abbiamo la luna nuova il 21 in Ariete, che si congiunge ovviamente al Sole e switch e porta in alto l'energia di Giove unità Chirone, no? Su cui farò una menzione fra poco. Poi abbiamo il 23 Plutone che entra nel segno dell'Acquario, vi rimarrà fino al 10-11 giugno, e il 25 Marte termina il transito straordinario nel segno dei Gemelli che andava avanti dal 20 agosto 2022 ed entra nel segno del Cancro, che è un segno in esilio, che è l'esilio di Marte, quindi ci sono un po' di energie contrastanti, ma comunque l'energia cambia nettamente, quindi vediamo che cosa ci porterà. Ma prima volevo ringraziare tutti per aver scaricato l'ebook della luna nei segni, nel tema natale, per conoscersi meglio e per capire le influenze dell'oroscopo, no? Delle previsioni dei pianeti su una parte molto importante, forse fondamentale, che è la nostra emotività e il nostro senso di appagamento come la luna. Quindi ascoltate sempre il segno lunare. Volevo ringraziare tutti quelli che sostengono il canale, che hanno la priorità nel vedere dei contenuti esclusivi, la priorità nei commenti. Volevo dire a tutti che l'abbonamento viene 2,99 € semplicemente, e quindi è qualcosa di sostenibile. Grazie a tutti quelli che mi stanno offrendo un caffè, grazie su Ko-Fi. Io ringrazio veramente tutti di questo sostegno, e soprattutto volevo dire che se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere informati nei prossimi video, anche perché insomma dovremo fare degli speciali su Plutone e tante altre cose. Allora, volevo rispondere, volevo implementare un attimo come prima cosa il discorso di Chirone. Allora, perché ho fatto un video che credo sia il precedente a questo, a quello che uscirà, lo trovate già sul canale, che è un video di specifica sulla congiunzione Giove in Ariete e Chirone in Ariete, perché me lo hanno chiesto nei commenti. Allora, quando nelle settimane precedenti io spiegavo il fatto che Giove in Ariete probabilmente non dava non faceva ottenere a tutti i risultati promessi da un Giove in Ariete, era perché spiegavo che dovevamo perfezionare, no? Le intenzioni, vuol dire che non c'era l'energia sufficiente. Ovviamente in quel discorso era insito Chirone, ma perché non lo nomino? Perché ci sono alcuni termini che fanno scattare un po' il panico generale, e sono Chirone, Plutone, la Lilith, Saturno, non vi dico i moti retrogradi, no? E quindi vi do l'interpretazione corretta di quello che sta accadendo nel cielo, senza andare a spiegare il perché, in questi tempi di grande ansia, di comprensibile e grande ansia, in questi tempi di grande stress emotivo generale, dove siamo veramente sottoposti a dei crash test continui per tutta una serie di precarietà e di tensioni, no? E di cambiamenti grandi che sia i privati che la società in generale sta attraversando, diventa una grande responsabilità anche fare l'oroscopo, perché ci sono dei termini che evocano degli scenari paurosi, pericolosi, a volte più di quanto non siano. E siccome gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina, è il pensiero dell'uomo che determina, sono le azioni che poi seguono a quel pensiero che determinano. La legge dell'attrazione è più forte a volte dei transiti, la paura umana è più forte di un transito positivo. Questo lo riscontriamo tutti i giorni quando non riusciamo a beneficiare dei transiti celesti positivi. Quelli ci sono, è innegabile, è l'essere umano che non riesce a sintonizzarsi su qualcosa su una frequenza più alta. Perché? Perché è chiuso nella paura, ma è chiuso nella paura perché ha avuto degli stress e dei traumi, no? Precedenti, ok? Quindi il nostro tempo di reazione, il nostro tempo di elaborare e processare uno stress
fa dipendere anche dall'esito poi dei transiti futuri e di come ci comportiamo successivamente. Quindi, siccome poi purtroppo in rete c'è chi nel mare magnum della grande improvvisazione che la rete comporta con sé, perché porta cose buone ma porta anche un mondo di improvvisati, è chiaro che c'è poi chi per fare sensazione, per tenervi incollati al proprio schermo, semina paura, perché bisogna fare la differenza, vista la competizione che c'è nella rete, no? E anche nell'astrologia. Se non si riesce a fare la differenza in positivo, si può fare in negativo, che è anche un po' più facile, no? Quindi poi c'è anche chi cavalca l'onda dello stress di Plutone, non sai se è in buona fede, non sai se questo è quello che sa, se ci arriva, cioè tu non sai se ci sono o se ci fanno. Fatto sta che si semina un sacco di panico, e il panico è molto più pericoloso proprio perché attrae avvenimenti che ci fanno amplificare il panico. Noi siamo come delle radio, noi siamo come delle antenne e ci sintonizziamo sulle frequenze che sono simili a noi, cioè che riusciamo a decodificare e che ci sono familiari, perché l'essere umano, oltre ad essere un animale sociale e un essere in divenire, lavora molto per familiarità, soprattutto quando non è risvegliato nella coscienza, e se siamo qua forse in questo pianeta risvegliatissimi non siamo, e lo dobbiamo accettare. Quindi tendiamo a sintonizzarci con quello che ci è familiare, cioè con quello che conosciamo. E quindi spesso ci si aggrega tra persone che sono stressate, tra persone che sono depresse. Perché? Perché parliamo la stessa lingua, ok? Ma quell'unione, quella comunella fa la forza e si amplificano quelle vibrazioni che poi diventano esperienza. Quindi se io non nomino Lilith, se faccio giusto delle citazioni volanti, è perché tecnicamente a volte mi scappa, ma nell'interpretazione dell'oroscopo c'è Chirone. Ovvio che questo Giove è più debole, no? E le motivazioni sono quelle, perché è congiunto a Chirone, ma le motivazioni sono poi quelle che ho spiegato in tutti questi oroscopi della settimana, a partire da Capodanno ad oggi, cioè da quando Giove è tornato nel segno dell'Ariete. Ovviamente questo è un bene, perché Chirone non è che ce l'hanno messo così per segarci le gambe. Chirone ci fa vedere qualcosa di sepolto dentro di noi, che ovviamente unito a Giove che amplia lo dimostra, e ci fa notare che magari non abbiamo l'energia necessaria, la forza, la consapevolezza necessaria per dare vita ancora a qualcosa di nuovo, ok? Quindi è l'occasione per guarire, per risolvere queste cose che ci impediscono di procedere, perché quello che nasce sotto Giove in Ariete e non è forte, non è radicato, non ha le radici solide come quelle di una quercia che deve resistere almeno quanto il tempo della nostra esistenza terrena, poi fra 3 anni, quando passerà Saturno in Ariete, verrà potato. Quindi voi vi rendete conto che investiamo in cose che hanno vita breve, e quindi il dispendio di energia, di speranze, di sogni, di soldi, di tutto quello che abbiamo in un progetto che ha una vita scarsa perché noi non gli abbiamo saputo dare le radici, poi sarà un'ulteriore disfatta, un ulteriore dispiacere e un ulteriore lutto personale che ci abbasserà le energie. Quindi è meglio stare nel momento presente e capire che cosa non abbiamo, osservare se sono i nostri pensieri, se non crediamo in noi stessi, ci facciamo aiutare, se non abbiamo le risorse, capire dove, proprio fare i conti alla mano e vedere dove spendiamo, dove non riusciamo a guadagnare, ok? Imparare a stare in piedi con le proprie gambe. Se vogliamo iniziare qualcosa, tanta gente mi ha scritto dicendo io vorrei iniziare a fare questa cosa e vorrei lasciare il lavoro, c'è chi addirittura ha lasciato il lavoro senza sapere che cosa andava a fare. È chiaro che probabilmente c'erano già delle nuove entrate, c'erano altre entrate in famiglia, altrimenti capisco il malessere, però no? Cioè, deve esserci un asso nella manica, deve esserci un paracadute, perché altrimenti non si può andare avanti nella vita, cioè le bollette arrivano. Quindi bisogna anche essere consapevoli. Se avete capito qual è la vostra mission, se avete trovato, se avete la fortuna di aver scoperto quello che vi piace,
non vi lanciate se non avete le competenze, perché c'è chi dice a me batte il cuore, però bisogna avere le competenze, perché in questo mondo di improvvisazione chi improvvisa, chi bleffa, ragazzi, le bugie hanno le gambe corte, no? E poi soprattutto quando ci lanciamo e non sappiamo fare qualcosa, stiamo andando ad imparare sulla pelle di qualcun altro e questo genera karma. E siccome in questa terra vige la legge di causa-effetto, quello che io faccio poi mi ritorna, per consapevolezza sarebbe meglio, no? Farsi delle competenze, imparare sul campo, magari iniziare a fare quella cosa che ti piace fare agli amici, ok? Io l'ho fatto per tanto tempo, mi sono data proprio il tempo. Non sapevo neanche perché lo facevo, non c'è mai stata la mira di farlo come lavoro. A un certo punto ce l'avevo in mano però. Perché? Perché ho fatto tanti di quegli oroscopi, e se qualcuno mi sta guardando lo sa, a gratis, a chiunque negli anni che mi sono data il tempo di vedere i pianeti che effetto facevano, la psicologia delle persone, come variava da soggetto a soggetto e quindi capire che lo stato d'animo, la mente, il mindset, l'atteggiamento mentale faceva la differenza, le energie. A volte se ti dai proprio il tempo e scendi in quella materia perché la ami, capisci anche che a volte nei libri non ci sono scritte delle cose verissime e che ti verrebbe voglia di scriverlo tu un libro perché scopri che certe cose magari no, gli autori che hai letto tu non le avevano menzionate, non le avevano notate, insomma siamo esseri umani, ognuno ha una visione della vita che è comunque una soggettiva, non è no? Non è che siamo il Padre Eterno, che abbiamo la visione a 360 gradi, quindi è un arricchimento, no? Si può contribuire, se si scopre qualcosa, no? Si può contribuire, si può dare un valore aggiunto, ci si può, come dire, si può differire rispetto agli altri perché si sa qualcosa di più, di diverso, ma ci vogliono le competenze. Perché fate un danno a voi e lo fate a qualcun altro, quindi mi raccomando, studiate, che questo Giove in Ariete vi faccia capire che le cose vanno fatte come si deve, perché se si fanno come si deve durano. A proposito di questo, questa settimana abbiamo la luna nuova in Ariete, il giorno 21, che si riallaccia a questo discorso che vi ho fatto. Cioè c'è questo switch, la luna nuova che spesso è più potente della luna piena, soprattutto se si congiunge a dei pianeti, no? Mentre magari le lune piene si fanno senza congiunzione. La luna nuova che indica proprio un nuovo capitolo, una nuova energia, se si fa nuova su Giove e su Chirone, ci farà capire le cose che ho appena detto nei minuti precedenti, cioè che forse sappiamo dove vogliamo andare, una nuova consapevolezza, una nuova direzione, perché i pianeti in Ariete, come la primavera, no? Entra la primavera, ci fanno... aprono uno Stargate, no? Aprono un portale su una nuova stagione di vita, ok? E una luna nuova che coincide con l'ingresso della primavera è chiaro che ha un'energia fortissima. Ha un'energia fortissima, ma c'è Chirone, quindi dobbiamo essere obiettivi e vedere quello che ci manca, soprattutto perché dopo 4 giorni questa energia marziana si scontrerà con Marte in Cancro, ok? Quindi cosa ci manca che ci farà fermare a guardare le nostre radici? Probabilmente le ferite emotive, visto che c'è Chirone quadrato con Marte in Cancro. Quindi questo può essere un momento di introspezione importante per questi 2 mesi di Marte in Cancro che non tornava dal 2021, possono essere occasione di fortificare le nostre radici, di risolvere qualcosa riguardo alla famiglia, riguardo al rapporto con i genitori, riguardo ad una maturità, no? Che tutti noi dovremmo conquistare sempre di più, perché dobbiamo recuperare il nostro bambino interiore, ma essere l'adulto che quel bambino interiore aveva bisogno di trovare all'epoca, ok? Quindi il grande lavoro di riscoprirsi i bambini, ma poi di prendersi le responsabilità delle proprie scelte. Invece spesso ignoriamo il nostro bambino interiore, i grandi problemi della società sono questi, che trascuriamo emotivamente le esigenze, il bisogno di amore che aveva quel bambino
e poi ci comportiamo fuori come se fossimo dei bambini immaturi. E questo è uno dei problemi grandi della società, che non ci prendiamo la responsabilità di quello che accade, la colpa è sempre degli altri perché ci viene normale dirlo, e a volte a me risulta difficile anche parlare per alcuni segni del lato ombra di alcuni segni, perché la gente si offende, e quindi questo risulta un canale scomodo per chi, per chi è ancora fanciullo e non si vuole prendere la responsabilità, perché se siamo sulla terra un lato ombra ce lo abbiamo tutti, e conoscerlo ci aiuta anche a fare meno danni in giro, per questo viene menzionato, però così è. Questo è, l'importante è lanciare un seme, da qualche parte sboccerà un fiore, quindi questa settimana luna nuova in Ariete con Marte in Cancro, non partiamo perché c'è qualche gap emotivo che viene da lontano e che dobbiamo risolvere. A proposito di semi lanciati, breve menzione su Plutone prima di venire alle previsioni del segno. Perché? Perché ovviamente tutti aspettano con trepidazione le informazioni, i video, gli speciali su Plutone in Acquario. Plutone fa un ingresso dal 23 marzo fino al 10-11 giugno quest'anno, ok? Ma entrerà definitivamente nell'Acquario a novembre 2024 e vi rimarrà 19 anni, perché poi ne uscirà nel 2043. Questi 2 mesi sono, vi ricordo sempre che Plutone è un asteroide, è stato declassato ad asteroide, è il più lontano del sistema solare, quindi la sua influenza è lenta, silenziosa, è molto lontana e si manifesta principalmente quando altri pianeti importanti si vanno ad unire a lui, o in congiunzione o in opposizione. Noi vediamo di Plutone principalmente quello, anche i trigoni e i sestili, ma non capiamo che sono quelli, perché sono semplicemente una trasformazione che arriva un cambiamento che arriva in maniera agevolata. Quindi questi 3 mesi sono un seme che Plutone, che passa nel segno dell'Acquario, inizia a dispensare, perché quello che si vedrà fondamentalmente con i transiti di Plutone sono i cambiamenti della collettività e i cambiamenti generazionali, no? Ok? Quindi proprio i cambi di vita e le modifiche. Plutone va a corrompere, a farci vedere le debolezze di determinati ambienti. Usciamo da il passaggio 2008-2024 di Plutone in Capricorno. Ci sono 2 speciali sul canale, se volete andarvi a fare un'infarinatura e un ricordo, ci sono le previsioni segno per segno. Prima quindi Plutone, un segno saturnino come quello del Capricorno, è andato a crashare il nostro rapporto con il potere, con l'autorità, le istituzioni stesse, e adesso passa in un altro segno saturnino, perché Acquario e Capricorno sono 2 segni saturnini, la differenza è che l'Acquario ha anche Urano, quindi prima ha crashato il nostro rapporto con il potere e le istituzioni, adesso deve sovvertire le istituzioni attraverso il popolo, e quindi attraverso anche le scelte che farà il popolo, la manipolazione dei popoli. Per capire più o meno dove stiamo andando con Plutone in Acquario, ne è uscito un piccolo video veloce, lo trovate qualche video sotto, che avevo dedicato agli abbonati, dove spiega, dove mi ero legata a quel servizio delle Iene che mostrava che le telecamere a circuito chiuso ci mettevano in piazza, ci sono dei canali Telegram dove si vedono delle case italiane con la gente che non sa di essere ripresa, sta a casa con la copertina sul divano, e ovviamente se stai in casa e pensi di non essere ripreso puoi essere anche ricattabile, no? Perché magari vedono le foto dei figli, vedono cose che fai, e quindi siamo esposti a dei rischi che non conosciamo. Ovviamente farò dei video anche io dedicati a Plutone in Acquario, però i pericoli del web, sovvertire le regole, il non rispettare più le leggi. Voi sapete che insomma l'Acquario è un po' un ribelle, no? Con Plutone ci sono delle ribellioni che magari non sono proprio etiche, si sposta un po' l'attenzione su quello che vorremmo fare. La politica si sposterà a Plutone, la politica si sposterà molto sulla rete,
televisioni e web si trasformeranno, la medicina diventerà molto 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 tecnologica, il rapporto con gli altri mondi in qualche modo cambierà, ma visto che si tratta di Plutone dobbiamo prestare attenzione, l'esibizionismo anche di fatti privati e intimi e anche dei decessi probabilmente, io spero di non vedere mai, ma credo che ci toccherà i decessi in rete, nel senso che magari ci sarà la spettacolarizzazione anche di quei momenti che finora erano tabù, e quindi bisogna essere sempre consapevoli e chiedere se ci stiamo facendo trasportare dall'onda del momento o se quello che facciamo insomma ci fa stare bene, no? Con la coscienza a posto, ed essere sempre consapevoli che il fatto che una cosa la facciano tutti non è detto che sia una cosa sana, perché la società un po' funziona così, che se una cosa, un vizio, qualcosa di negativo è molto diffuso, viene percepito come normale, però se normale lo intendiamo come sano, sano magari non è. Normale come diffuso, allora sì, quindi dobbiamo magari sviluppare una coscienza, perché poi le ingerenze nella nostra vita privata, nelle abitudini di prima, soprattutto legate al web, alle tecnologie, saranno sottili, perché quello che quello che fa Plutone è un lavoro subdolo, no? Proprio piano piano ti fa, e quindi ti porta in una determinata direzione, quindi se tu non sei consapevole, se tu non sei cosciente, se tu non ti monitori, ti lasci trasportare. E quello è il crash test di Plutone, cioè fin dove arrivi in questo settore. Quindi insomma, questa sarà un seme questi 3 mesi, ovviamente ci dedicheremo dei video, però è chiaro che noi questa settimana sentiamo più la luna nuova, sentiamo l'energia di Marte, luna nuova in Ariete e Marte in Cancro. Vi ricordo tra l'altro che sono 2 segni cardinali, che significa i segni zodiacali cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, sono quelli che hanno l'energia e la funzione per cambiare le cose, perché sono quelli legati all'ingresso delle stagioni, quindi agli equinozi e ai solstizi. E quindi cambierà qualcosa. Il frutto di questa settimana e dei prossimi 2 mesi sarà che cambierà qualcosa all'interno, potrebbero essere all'interno dei paesi, all'interno delle case, quindi potrebbero esserci delle cose legate agli immobili, Marte in Cancro, la famiglia, qualcosa legata anche alle politiche e ai sistemi di sicurezza interni, perché Marte in Cancro è il nemico in casa, ok? O il nemico o la guerra, o la lotta, o la rivalità, o la violenza in casa. Però casa è esteso a livello di nazione, no? Casa, paese, nazione, regione, nazione. Quindi, ok? Tutto quello che a livello sulla terra è riconosciuto come luogo di appartenenza, e noi ci fermiamo ai confini italiani, perché io sono di nazionalità italiana, non sono per esempio di nazionalità europea. Quindi sulla carta di quello che più o meno è scritto sulla carta d'identità. Quindi ci saranno delle rivolte magari all'interno, in Italia ci potrebbero essere, ragazzi, perché ho guardato il tema natale di alcuni politici, come ho detto già nel video precedente, 2 video fa, me lo ricordo, Marte in Cancro in questi 2 mesi potrebbe dare del filo da torcere, per esempio al premier Meloni, perché Marte in Capricorno ed è una Capricorno, quindi potrebbero esserci delle scissioni, potrebbero esserci delle cose all'interno credo all'interno della maggioranza stessa, perché Berlusconi è Bilancia e c'ha 18 pianeti contro. Quindi questi conflitti, infatti si è già esposto riguardo all'Ucraina, è probabile che c'entri molto la guerra in Ucraina, perché lo stesso Zelensky ha Marte di nascita in 4ª casa, quindi non solo era tendenzialmente destinato a fare casino in casa sua,
ora che Marte ritorna in casa si potrebbero sviluppare dei nemici dentro casa, quindi potrebbe essere in pericolo per i suoi stessi connazionali, no? Per dire. E quindi magari l'Italia si potrebbe esporre, sto facendo ovviamente delle ipotesi applicando i transiti che ci sono al clima che c'è, perché è chiaro che, ma ovviamente vado a tentoni perché noi non sappiamo niente di quello che marina sotto, noi sappiamo giusto le informazioni che ci vogliono far sapere, quindi è chiaro che è un brancolare nel buio, ma questo per dire che a meno che non sei un leader, il tuo ruolo sta cambiando le sorti di continenti, nazioni, quindi a meno che non sei Zelensky, Plutone in Acquario, fastidio non te lo dà. A lui, Plutone in Acquario, Marte in Cancro, una combinazione di pianeti particolari può dare problemi se tu rappresenti la collettività, ok? Perché ricordatevi che più si va in alto, più ci si avvicina al cielo e quindi il fulmine ti becca prima. Questa è una metafora per dire che più ci si arroga il diritto di decidere per un numero maggiore di persone e di determinarne le sorti, più insomma il cielo ti tratta da corresponsabile delle sorti dell'umanità, e quindi probabilmente i transiti sono un pelino più forti di noi comuni mortali. Quindi per il resto Plutone insomma è qualcosa che spalmato nel tempo cambierà le sorti del nostro rapporto con la tecnologia, con le regole, con il web. Ovviamente Plutone quindi è una corruzione, quindi dobbiamo essere vigili, accorti. Su Instagram ho fatto un sondaggio per sapere quanti di voi hanno visto la serie Netflix The Social Dilemma. Quello è uno scenario, quello lo consiglio a tutti perché è uno scenario possibile per quanto riguarda i prossimi 20 anni, uno scenario possibile di peggioramento per quanto riguarda Plutone in Acquario, ma ne parleremo negli altri video. E comunque sì, dobbiamo tornare un po' più alla realtà, questo sicuramente. Quindi andiamo a vedere questa energia di Marte un po' conflittuale che ci chiede cambiamenti, che cosa ci porterà questa settimana, segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana innanzitutto un buon compleanno a voi perché è la settimana in cui la prima decade del segno dell'Ariete compie gli anni, è la settimana dal 20 al 27 marzo, vi ricordo che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno sono quelli che gettano un po' il trend dei 365 giorni che verranno, quindi cercate di seminare positività, di fare quello che vi piace, che vi va di fare. Ovviamente è un compleanno molto sentito, c'è una luna nuova in Ariete, ci sarà uno stellium in Ariete, luna nuova congiunta al Sole, quindi all'energia Yang che nel vostro caso diffonde energia marziana perché siete i figli di Marte, quindi gli inizi, la guerra, la seduzione, le conquiste, no? Siete dei gladiatori, dei conquistatori, uomini e donne. C'è il Sole in Ariete, la Luna in Ariete, Giove in Ariete e Chirone, perché ormai insomma l'abbiamo detto, no? L'abbiamo detto nel video precedente. E che cos'è Chirone? Chirone è il guaritore ferito, quindi voi potete diventare i maestri di qualcosa. Questa è la stagione, una stagione molto importante della vostra vita perché c'è il ritorno di Giove dopo 12 anni che segna quindi la chiusura di un ciclo pesante, disfattista. L'inizio di un ciclo che durerà 12 anni, che ha un potenziale in sé decisamente migliore, più stabile, più soddisfacente, meno stressante e più pieno di soddisfazioni e di conquiste come piace a voi, alla condizione che si risolvano i gap
gap, cioè quelle che possono essere le mancanze emotive, le ferite emotive che Chirone vi segnala. Di solito Chirone in Ariete, come ho detto nel video precedente, che vi ricordo di andare a guardare perché vi interessa principalmente e particolarmente, visto che è nel segno dell'Ariete, indica quelle che sono le ottave basse di Marte. Quindi o troppa rabbia, una rabbia che magari viene da lontano, che vi ha fatto rovinare tante cose e che magari questa volta c'è l'occasione di risolvere. È chiaro che è una rabbia che viene dall'infanzia e o dalla famiglia. Perché? Perché avrete proprio mentre compite gli anni, avrete, e per tutto il mese, per tutta la stagione dell'Ariete, avrete Marte in Cancro, cioè il vostro governatore si va ad infilare nel settore famiglia, infanzia, rapporto con i genitori, nutrimento, anche il nutrimento, cioè che può essere sia il nutrimento, quindi il lavoro da fare, da osservare, anche aiutati da un professionista che vi possa far vedere delle cose. Quel lavoro è di andare a guardare tutte le attenzioni emotive che non avete dato al vostro bambino interiore e di iniziare ad ascoltarlo, perché un bambino interiore sano, appagato e stabile fa degli adulti vincenti, e a voi interessa tantissimo essere vincenti, siete venuti per quello, siete dei figli di Marte, ok? Il vincente combatte, ma combatte per vincere, ok? Non per seminare malcontento, frustrazione, liti, la parola sbagliata, la persona sbagliata, l'attacco. Cioè il vincente esprime tutta quella forza che gli ha dato Marte, che gli ha dato il dio Marte, per avere un obiettivo e per raggiungerlo. Quando invece c'è un bambino interiore che ha sofferto, che non è stato ascoltato, rimane quel senso di frustrazione che in mano a voi che siete dei combattenti diventa un seminare liti, veleno, frustrazioni agli altri, e magari quando vedete il vincente vi viene la tentazione forte, questo succede al bambino interiore sofferente, viene la tentazione di andargli a segare le gambe invece di dire fammi vedere come fa, perché in quello che fa quella persona ci deve essere una chiave, un suggerimento che può arrivare a me. Cioè è chiaro che quella persona si è levato semplicemente si è tolto una catena prima di me, ok? E non dall'ammirazione, perché dall'osservazione, senza andargli a creare l'inciampo, io posso trovare un insegnamento, perché veder fare è saper fare, ok? Se noi seguiamo le gambe a tutti quelli che stanno meglio di noi e che nella vita stanno davanti a noi per tutta una serie di cose che poi sono il frutto del loro lavoro, altrimenti non ci starebbero, se non per un breve, altrimenti sarebbero delle meteore. Veder fare e saper fare, se noi seguiamo le gambe a tutti quelli che stanno meglio di noi, non abbiamo più modelli, non abbiamo più esempi. E quando fai marketing, no? Quando fai corsi di crescita personale, ti dicono scegli, eleggi 2 o 3 persone che sono dei modelli di riferimento big, proprio di eccellenza a livello di competenze, di valori morali, di etica, e osservali, mira a diventare qualcosa di simile, non ad odiarli o a scimmiottarli, ok? Cioè l'esempio positivo è fondamentale. Quindi quando c'è rabbia, quando si semina malcontento, quando c'è quella frustrazione grande che ci fa andare a cercare di segare le gambe, a dar fastidio, a creare inciampo ad una persona che sta facendo bene, là è da guardare, no? Quello è da guardare. Oppure quando non riuscite, magari non state guardando agli altri, anche se un gladiatore purtroppo questa tendenza ce l'ha, no? Cioè della competizione. La competizione deve essere con voi stessi, ok? Non guardate gli altri, perché è una perdita di tempo, oltre che una generazione di karma negativo, perché se lanci un boomerang prima o poi ti torna indietro, ok? Noi non vogliamo questo, noi vogliamo prenderci il meglio dei transiti e farci portare dove va. Okay. La cosa interessante è che c'è anche Mercurio in Ariete questa volta, quindi i pianeti sono 5, quindi la mente, il mindset, l'obiettivo, pensare solo a voi stessi. Questa è la chiave del vostro successo. Dimenticate la competizione con l'esterno, perché è soltanto una perdita di energie. A voi serve concentrazione su voi stessi, osservazione, trovare l'obiettivo e vedere qual è quella parte emotiva
oppure quali sono quegli atteggiamenti disfunzionali che magari si sono instaurati in famiglia che vi segano le gambe a voi. Quindi invece di pensare alla competizione con gli altri, guardate chi sta segando le gambe a voi, perché quello che vi serve in onore dell'energia del vostro compleanno e in onore di quella ferita emotiva che è Chirone, che però vi rende i guaritori, cioè vi rende i maestri degli altri, quindi c'è un grande potenziale in questa energia e in questo mese del compleanno. Vedete quello che sega le gambe a voi e andrete talmente veloci dopo questi 2 mesi di incubazione, perché quando si rinasce, come quando fai un intervento, no? Ma anche quando il bambino nasce, deve stare nella sua pace, deve stare, no? Ha bisogno del suo tempo per acclimatarsi e per sviluppare l'energia che gli servirà per sopravvivere. Voi farete questo viaggio interiore dentro di voi, tanto più che è entrato Saturno in pesci, e chi ha visto il video dedicato agli abbonati sa che il momento di introspezione è fondamentale per consacrare quello che sarà poi il vostro futuro quando arriverà Saturno in Ariete. Fate questa discesa dentro di voi, nelle vostre emozioni, se potete, se riuscite, fatevi seguire da qualcuno che vi indichi con lucidità per non farvi perdere tempo ed energie qual è il gap da colmare, altrimenti tenete un diario perché è una cosa molto utile, scrivere le proprie emozioni, e vedrete che questi 2 mesi accompagnati da Giove in Ariete che segnerà la rinascita, uniti a Marte in Cancro, poi verranno sostituiti da Marte in Leone, e lì la vostra forza vitale, se avete lavorato sulle emozioni, esploderà e diventerà qualcosa di molto interessante che vi darà tanto tanto amore per voi. E lì, se riuscite, per tutti gli arieti single o che hanno una situazione sentimentale non stabile, se riuscite a guarire delle dinamiche che avete dentro di voi e i sabotaggi che voi e che anche quello che avete ereditato dalla famiglia fa su di voi, arriverà anche una situazione sentimentale stabile, soprattutto piena di vita, di vitalità, di appagamento, di conquista, di esuberanza, di energia esuberanza e di Eros come piace a voi. Quindi buon compleanno e fate buon uso di queste energie. Buona settimana. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, benvenuti ad una settimana di energia ritrovata, ma anche insomma una settimana di tensioni. La buona notizia è che Marte finalmente è in esilio, ma entra in una posizione favorevole. Dopo 6 mesi di Marte in Gemelli, preceduti dal transito incredibile, allucinante di Marte in Toro congiunto a Urano, su cui ci ho dovuto dedicare un video perché era una roba pazzesca, durato dal 5 luglio al 20 agosto del 2022, quindi dopo 8 mesi particolarmente intensi, eccoci qui con Marte in Cancro. Questo per voi è un Marte tendenzialmente riposante, ok? Riposante perché è in esilio, ma è un segno favorevole, quindi ci saranno l'indecisione, quel sentirsi divisi fra 2 fuochi, devo fare questo e devo fare quello schizzare come un ping pong da una parte all'altra, da un referente all'altro, sentire più campane, insomma quell'essere, e poi ovviamente sfidati da Saturno, qui se ne stanno andando uno a uno tutti gli stress. Io vi auguro che in questi 2 mesi Marte in Cancro, perché se ne andrà più o meno alla fine del vostro compleanno, quindi sappiate che compierete gli anni con Marte a favore, e questa è una cosa molto carina, è una cosa che lascia ben sperare per i 365 giorni che verranno. In questi 2 mesi recupererete energia. Di solito quando Marte è a favore, oltre nel vostro caso a farvi avere delle risposte che finalmente aspettavate,
se aspettate un trasferimento da questa settimana arrivano buone notizie, se avete inoltrato delle mail, se avevate fatto delle richieste, delle denunce, delle cose, adesso dopo il caos, no? Dopo mesi, settimane di caos e anche di interlocutori inadeguati e incompetenti, questa volta inizia ad arrivare si trova una certa direzione, no? Cioè finalmente dopo una dispersione di energie immane inizia ad arrivare un qualcosa di costruttivo, cioè si inizia a creare la via, una via che poi in questi 2 mesi creerà dei presupposti ottimi, come dire, una preparazione degna per quello che poi sarà Giove in Toro, perché io vi ricordo che voi state rinascendo interiormente, psicologicamente, avete bisogno di recuperare le forze, ma di ritrovare soprattutto un'identità, perché quando arriverà Giove in Toro per ben 1 anno, congiunto a Urano, tutto quello che avete ingoiato, tutto quello che non vi è andato bene, tutto quello che avete imparato, tutto quello che avete capito, porterà dei cambiamenti. Non so quanti anni abbiate, magari scrivetemelo nei commenti, ma questo non è un ritorno di Giove come quello di 12 anni fa, nel 2012-2013, devo andare a guardare, ho un momento di misunderstanding che proprio io col Toro non dovrebbe. Questo non è un ritorno come quello, che probabilmente fu un ritorno un po' down, no? Quello è stato un ritorno un po' down. Questa volta c'è la congiunzione di Giove ad Urano, quindi qui ci riallacciamo ai cambiamenti iniziati oppure concepiti, perché non tutti avevano la forza, tra luglio e agosto dell'anno scorso, ed è tutto un seminare, uno sviluppare pietre miliari. Quindi fatemi sapere se avete anche voi iniziato qualcosa nel 2000, tra luglio e agosto del 2008. Intanto sto guardando il ritorno di Giove in Toro 2012, fine 2011, tutto 2012, fine 2011, gran parte del 2012, perché poi ci fu Giove in Gemelli già dalla fine dell'estate. Ok? Quello è stato un ritorno un po' così. Quello non è stato un ritorno molto forte perché c'era Saturno in Bilancia che non faceva degli aspetti particolari, soprattutto era molto indebolito da Urano. Quindi il dodicennio che si sta concludendo per voi è stato destrutturante, ok? Cioè si era aperta una finestra su uno spazio temporale che però prevedeva che cadessero tutta una serie di maschere, tutta una serie di convenzioni, tutta una serie di ipocrisie, anche di rapporti ipocriti, e quindi che voi ritrovaste la vostra vera identità, perché uno dei problemi del Toro è il tradizionalismo. Così mi hanno insegnato, così bene o male si fa. In realtà il Toro ha una vena un po' riformatrice, no? C'ha nella sua struttura del tema natale una mira uraniana non indifferente, infatti per quello vedete che i Toro a volte poi scombinano, no? Quello che in famiglia avevano iniziato. Quindi questi 12 anni, no? Un po' pesanti anche per voi, sono abbastanza decadenti anche per voi, sono terminati. Adesso state rinascendo con questi 5 pianeti in Arieti e state trovando la vostra identità, che ovviamente vi porterà a sganciarvi ulteriormente dalla famiglia, Marte in Cancro, dalle tradizioni. C'è una sorta di rinascita che vi sta traghettando. Potrebbero esserci delle polemiche, la quadratura di uno stellium in Ariete che vi fa trovare una nuova identità, quadrata a Marte in Cancro, può essere che magari in famiglia qualcuno borbotta, ma siete più forti voi. Perché? Perché state rinascendo e perché la vita è la vostra. Il Toro
si trova spesso irretito dalle dinamiche familiari, dai sensi di colpa, è lui stesso il carceriere di se stesso, è lui stesso, è proprio il toro stesso che si impedisce di uscire dal recinto e poi, avendo un inconscio legato al segno dell'Ariete, macina rabbia, insomma, e poi basta che veda una maglia rossa, che è quella cosa che gli dà fastidio, e sbotta, ok? Adesso state ricostituendo la vostra interiorità, 5 pianeti in Ariete, Luna nuova, Sole, Mercurio, Chirone e Giove. Chirone, anche per voi, il guaritore ferito, vi fa vedere una famiglia, una ferita, scusate, che è quella legata alla famiglia, al vostro bambino interiore. Probabilmente non vi siete concessi l'indipendenza o l'avete persa molto tempo fa, sganciandovi dalla famiglia in qualche modo, o da dinamiche familiari, o da un immobile, per esempio, troverete la vostra vera identità. 2 mesi di integrazione tra vecchio e nuovo, e poi per i giorni del vostro compleanno, insomma anche un po' dopo, quando Giove il giorno 16 tornerà nel segno del Toro, questa volta congiunto ad Urano, il cambiamento avrà luogo. Una chicca che per voi è particolarmente interessante: siccome ci stiamo avvicinando velocemente e non ho fatto ancora un video, dal 21 aprile al 16 maggio Mercurio sarà retrogrado nel segno del Toro. Quando Mercurio è retrogrado è molto utile per risolvere le questioni, soprattutto pratiche, o di salute del passato. Evitate di esordire, quindi di aprire pagine web per lavorare, partite IVA, quelle si aprono dopo, di fare cose, no? Di fare cose che abbiano il sapore del definitivo, anche di ritirare una macchina volendo, perché poi ci si deve tornare su, c'è sempre bisogno di un accomodo. Io ho visto delle cose col Mercurio retrogrado dell'autunno scorso, quello di ottobre, che è vero che aveva Giove opposto, quindi era particolarmente scomodo, ma sono successe cose veramente sfigate, un po' di situazioni intorno a me. Quindi questo è un Mercurio retrogrado che sarà congiunto ad Urano e al nodo nord, quindi cercate di risolvere comunque le cose, non c'è l'opposizione di Giove, però è molto utile per risolvere beghe del passato. Se potete, cose che stanno, inaugurazioni di negozi, no? Le cose che esordiscono, se potete, spostatele a dopo il 15 maggio, che tra l'altro Mercurio sarà congiunto a Giove, quindi le iniziative saranno anche particolarmente fortunate. Quindi fatemi sapere nei commenti come va, come inizia ad andare questa settimana, e mi raccomando, ritrovate la vostra identità. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, benvenuti ad una settimana che per voi è assolutamente da festeggiare, perché Marte esce dal segno dopo un transito eccezionale di ben 6 mesi, iniziato il 20 agosto del 2022, che deve avervi provati non poco, perché deve avervi stressati, mandati su e giù, non so, discusso con qualcuno, sentito 50 campane, forse avete fatto la spola fra 2 paesi, fra 2 luoghi di lavoro, fra 2 situazioni sentimentali, insomma voi siete stati divisi in 2, non si sa più a quante cose avete dovuto prestare, forse avete avuto dei conflitti con i fratelli, forse qualche fratello è partito, qualche fratello è tornato, insomma polemiche con il partner, polemiche con i colleghi, proprio momenti di tensione. Però c'era il trigono con Saturno, quindi a qualcosa sono serviti per farvi diventare più grande. Avete fatto esperienze, avete fatto in maniera concentrata tante esperienze che vi faranno bagaglio per il futuro, quindi tenete a mente tutto quello che avete vissuto e appreso, perché è sicuro che nessuno di voi è uguale a 6 mesi fa, perché è stato veramente un corso intensivo di stress, di emozioni, quasi di sopravvivenza. Considerate poi le parti centrali, novembre e dicembre, con la quadratura di Giove. A chi si preoccupa del transito di Saturno, guardate che
voi avete fatto un'anticipazione, nel senso che avete già dato, e che questa cosa probabilmente, visto che c'era Marte di mezzo e Giove che vi ha confusi, un Giove congiunto a Nettuno, probabilmente insomma Saturno lo gestirete molto meglio. Questo ve lo dico veramente per tranquillizzarvi, per dirvi come stanno realmente le cose, perché voi state uscendo da una guerra, quindi il giorno 25 io una bottiglia la stapperei. Poi un'altra cosa, Plutone, anche se come ho già detto questo è un ingresso proprio flebile, anche perché Plutone è un asteroide, sta soltanto seminando proprio la prima area di cambiamento, ma uscirà dal Capricorno nel novembre 2024, comunque Plutone è favorevole al segno dei Gemelli, che significa che i cambiamenti, anche quelli tecnologici, la rete, nel vostro caso saranno, come dire, in qualche modo migliorativi, nel senso che è come se voi quella lingua la parlaste già, la lingua dei social, la lingua dell'esibizione, della comunicazione, no? E quindi voi siete già edotti per quelli che sono i rischi, le pericolosità, il non eccedere. È come se voi partiste avvantaggiati, insomma, i segni d'aria, quando un pianeta, anche se è un corrosivo, no? Come Plutone, i segni d'aria, quando un pianeta entra in segno d'aria, riescono a palleggiarlo meglio. E poi i Gemelli sono l'esaltazione di Plutone, no? Voi vedete, il Gemelli è vanitoso, piace stare al centro dell'attenzione. Plutone male a voi in questi 20 anni non farà, insomma, almeno che proprio, ok? Però sappiate che anche Plutone è un amico. Vediamo però questa settimana che cosa accade. 5 pianeti nel segno dell'Ariete sono amici anche questi. Mercurio, il vostro governatore, è entrato nel segno dell'Ariete con Giove, quindi vi si accendono delle lampadine. Il Sole, la Luna nuova il 21, quindi una nuova pagina, una nuova stagione di vita, soprattutto nelle amicizie, nei progetti, come se poteste diventare team leader, come se finalmente poteste dare vita a qualcosa, a un commercio, a un'idea, un progetto, un lavoro parallelo a quello che fate, un hobby che volevate fare già, con questi 5 pianeti in Ariete, quindi voglia di iniziative dopo che questo casino, che questa guerra, che queste tensioni, che questi stress sono finiti, quindi voglia di occuparvi di voi, ma c'è Chirone. Quindi, che significa che c'è Chirone? Chirone è il guaritore ferito, cioè Chirone non è uno sgambetto fine a se stesso. Chirone è quella ferita, no? Emotiva che ogni individuo ha, che gli impedisce di fare qualcosa e che però, se questo individuo riesce a guarirla, se riesce a consolare quel pianto, poi sviluppa delle doti di leadership tali da non solo essere il leader di altri, ma da insegnare ad altri, diventare il mentore degli altri, cioè insegnare ad altri come si fa. Ok? Quindi c'è un potenziale grandissimo che tra l'altro in Ariete vi è favorevole, ok? Quindi che cosa dovete guardare? Dovete guardare, visto che inizia anche la quadratura con Marte in Cancro, cosa dell'educazione ricevuta, cosa del rapporto con i genitori, con i familiari, con il clan familiare, perché voi siete molto figli, no? Proprio siete figli di tutta il clan della famiglia. Voi e il Cancro avete in comune questa cosa in maniera diversa, ma ce l'avete, no? Il Cancro se la porta dietro a livello emotivo, voi a livello psicologico. Guardate che cosa vi impedisce di essere leader. Qual è quella forza, qual è quella ferita che impedisce alla parte yang, quella maschile, attiva, di esprimere la sua autorevolezza, la sua grinta, il suo coraggio, la capacità di fronteggiare, le risorse per iniziare qualcosa? Andate a ritroso a vedere qual è il gap che vi impedisce. Se non ci riuscite a livello di memoria, scrivete. Per voi, come per il segno della Vergine, ma come tutte le persone che hanno dei valori in Gemelli o in Vergine,
credo per l'individuo a sé, ma voi ne traete il beneficio maggiore. Scrivere è un ponte diretto con l'inconscio e quando si scrive a un certo punto si smette di mentire a se stessi. Quindi fate questa cosa, scrivete e vedete chi avete paura di deludere, chi avete paura di superare, se voi vincete, se voi diventate leader, chi avete paura di abbandonare, qual è il bambino, cosa vi sta dicendo il vostro bambino interiore, perché sappiate che in questi 2 mesi Giove in Ariete congiunto a Chirone quadrato a Marte, c'è molto della vostra, si stanno seminando le basi della vostra indipendenza e del vostro potere personale. Avete fatto degli sganci emotivi, psicologici rispetto ai familiari, ai genitori, ai fratelli, ai cugini. Adesso, in questi 2 mesi, dovete passare alla parte emotiva, quindi sganciare il senso di colpa, la paura di ferire e liberare la vostra forza yang. Non fatevi fare lo sgambetto dall'emotività, dal vostro bambino interiore, ma siate l'adulto incoraggiante di cui avevate bisogno quando eravate piccoli. Fatemi sapere nei commenti considerazioni e situazioni. Questi saranno 2 mesi interessanti per tutti, per voi, visto che c'è anche Mercurio con questa luna nuova, ancora di più. Buona settimana e in bocca al lupo. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana sarà una settimana particolarmente intensa per voi, perché 2 eventi astrologici vi riguardano in prima persona. Abbiamo il 21, insieme all'ingresso della primavera, abbiamo il 21, la luna nuova nel segno dell'Ariete, che si andrà a congiungere al Sole, a Giove, a Mercurio. Quindi 21 e 22 saranno 2 giornate molto importanti per quanto vi riguarda, per la direzione da prendere, per gli obiettivi da raggiungere proprio a livello individuale. E forse per tutti quei Cancro che fino ad oggi non hanno percepito la spinta di Giove, perché abbiamo già detto c'è Chirone congiunto e quindi vi fa vedere tutte le ferite emotive che impediscono la realizzazione degli obiettivi e quindi vanno prima guarite. Forse questa prima volta con ben 5 pianeti, soprattutto con il vostro governatore che è la Luna nel segno dell'Ariete, riuscite a trovare la forza per sganciarvi da qualcosa che vi trattiene, che è il passato, viene rappresentato dal passato, dalla famiglia, dai genitori, dal clan, dalla mentalità del luogo in cui siete nati, della famiglia in cui siete nati, no? Dei vostri familiari. È arrivato il momento di sganciarvi, perché questo segna, questi prossimi 2 mesi segneranno un passo importante nella vostra individualità, nel raggiungimento dei vostri obiettivi. È chiaro che anche per voi, per tutti, nessuno escluso, se al mondo ci sono persone che non riescono a far sbocciare l'energia di Giove in Ariete, è perché esso è congiunto a Chirone, e a tutti quelli che non hanno lavorato su quella ferita emotiva legata alla forza yang, al lato maschile, all'energia, al coraggio, all'azione, no? All'azione anche consapevole, per tutte quelle persone, quindi mezzo mondo e anche di più, che non ha lavorato su queste cose, ci si trova a lavorare adesso, e se vuole farlo, no? Altrimenti rimani dove sei. Nella vita esiste il libero arbitrio. Questa è una grossa spinta ad agire, e soprattutto visto che c'è la Luna e poi si congiungerà anche a Mercurio che è il pensiero, arriva la consapevolezza di quello che bisogna fare per uscire da questo gap, ok? E quindi ci sarà un gioco forza fra il futuro e il passato, fra voi e
qualsiasi cosa vi condizioni emotivamente, tramite sensi di colpa, tramite malinconia, tramite tutto quello che è l'emotività legata alla famiglia, ai genitori, soprattutto alla figura materna, a cui c'è uno sgancio dalla mamma, dall'infanzia, dall'ambiente familiare, ma non, ragazzi, non fraintendete, non è che dobbiamo tagliare i ponti con la famiglia, sganciarsi da tutte quelle promesse recondite che si fanno inconsapevolmente, inconsciamente, verso i propri genitori, verso i propri familiari, e che implicano uno stare attenti a non affermare se stessi se ciò provoca loro un dispiacere in qualche modo. Quindi ci saranno ovviamente le famiglie che non vogliono che ti allontani, ok? Se una persona nasce nel segno del Cancro, con l'ascendente Cancro, con una luna in Cancro, è chiaro che il grande karma che ha è legato ai condizionamenti emotivi e del clan familiare, ok? In questo ve la giocate con il segno dei Gemelli, che però ha il condizionamento più psicologico. Perché? Perché sono i figli di Mercurio, invece voi siete i figli delle emozioni. Quindi dovete barcamenarvi tra l'essere voi stessi, perché non potete rinunciare alla vostra individualità e ai vostri sogni per dispiacere qualcuno che vi ha prestati al mondo, ok? Ma deve avere anche il coraggio e la forza di lasciarvi liberi. Essere genitori è una cosa complicatissima, delicatissima, che si legge su grandissimi equilibri, dove il grande amore si confonde a volte con l'egoismo, ok? Però voi siete nei primi e negli ultimi, questa è proprio la legge della vita, il ciclo della vita. I figli devono superare i genitori, quindi se avete dei grandi, se state bene come state, rimanete dove state, ovvio, non è un obbligo, ma chi non sta bene dove sta, chi vuole fare qualcosa di diverso, chi vuole realizzare dei sogni, che abbia il coraggio di dirseli e anche di scrivervelo. Ragazzi, se non riuscite a parlare con voi stessi perché la vita frenetica e i filtri che ci mettono le persone intorno ci disconnettono dal nostro sentire, scrivetelo, perché è una tecnica che a un certo punto, insomma, lo scrivere è una tecnica che impone a un certo punto di dirsi la verità, cioè è un ponte con l'inconscio molto stretto. Quindi questo è un momento di grandissima affermazione. Per voi è grandissima questa cosa, c'è proprio uno scardinare anche di un passo piccolo, c'è l'interruzione, c'è lo spezzare una dinamica tossica che vi tiene dal passato. È chiaro che in alcuni casi i film sensi di colpa possono essere tutti vostri, cioè che la guerra è dentro di voi, ok? A volte c'è proprio la famiglia che si mette in mezzo e in questo caso 5 pianeti in Ariete, anche se c'è Chirone, come dire, dovrebbero essere più forti del Marte che entra nel segno del Cancro e che fa venire su i familiari o le memorie di essi o i sensi di colpa che involontariamente vi hanno trasmesso, che entrano in gioco per impedirvi l'emancipazione. Ma questo è proprio una settimana di duello, di energie. Non è che dovete litigare con qualcuno, ovvio che se c'è uno scontro, insomma, no? Cercate di contenere gli animi, perché più avete la direzione decisa, più sapete quello che dovete fare, magari meno vi fate tirare giù. Quando c'è una grande risposta emotiva è perché si ha paura, no? di rifinire giù e di non avere la forza di ritirare su. Quindi cercate anche, come dire, di mettere una separazione emotiva, insomma, cercate di non farvi coinvolgere ed ammantare. Questa sarà l'energia che si muoverà nei prossimi 2 mesi. Non vi rammaricate, il Cancro è molto emotivo, quindi io già immagino valanghe di commenti con il dispiacere. Sappiate che non dovete dire che non ce la farete mai, perché in realtà Chirone è il guaritore ferito, ma è una leadership, cioè se voi riuscite a guarire quella ferita diventate veramente leader.
leader ed esempio, apripista per qualcosa, perché Chirone non è uno sgambetto gratuito, cioè Chirone è una ferita che, se guarita, rivela la mission, rivela il potenziale immenso, enorme. Voi immaginate in realtà che grande potenziale ha Chirone in Ariete, nel senso che i chironi cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, sono quelli che, se sono quella ferita che, se guarita, è in grado di cambiare le cose, non soltanto per se stessi, ma anche nell'entourage, nella zona, nel paese, cioè c'è la potenza proprio per dare inizio ad una nuova fase di vita. Ovvio che una ferita in Ariete, un Chirone in Ariete, indica appunto, no, la forza Yang, da un maschile debole, un Marte disfunzionale, quindi una rabbia verso se stessi, oppure una competizione che invece con se stessi è con gli altri, quindi magari si perdono tanta energia a far dispetti, a far liti, e invece l'unica cosa che si deve guarire è quella rabbia dentro di sé, per avere il coraggio di avere l'azione, la capacità di agire e di andare diretti all'obiettivo, senza se, senza ma, e senza consentire interferenze a nessuno. Quindi i prossimi 2 mesi la luna nuova apre, come dire, lo Stargate, il portale. C'è Giove che vi fa vedere la ferita con Chirone. Se la guarite, 2 mesi di quadratura Giove in Ariete, Marte in Cancro, quando il 20 Marte entrerà in Leone, sentiremo il vostro ruggito, che dovrebbe essere l'evoluzione del vagito di quando siete nati. Ergo ci sarà probabilmente una rinascita che andrà verso una leadership personale che è molto molto interessante. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e mantenete fede all'obiettivo. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti ad una settimana particolarmente intensa anche per voi. Il Sole, che è il vostro governatore, entra in un regno di fuoco, entra nel regno di primavera, quindi entra nell'amico segno dell'Ariete, quindi per voi c'è il risveglio della coscienza, degli orizzonti. Iniziate, come abbiamo già detto, finalmente a vedere la luce, dove voler andare, un nuovo obiettivo, nuove speranze, ripeto, nuovi orizzonti. Il vostro skyline si sta ricomponendo e presto avrà un aspetto diverso, c'è qualcosa di diverso che vi sta chiamando e vi sta portando a nuova vita, quindi è come se si stesse creando un ponte. Il 21 c'è, oltre al 20 che il Sole è entrato, no? Nell'amico segno dell'Ariete, entra la primavera, c'è la luna nuova in Ariete, che il 22 si andrà a congiungere a Giove, c'è Mercurio in Ariete, quindi 5 pianeti in Ariete, perché poi c'è anche Chirone, quindi anche per voi la ricostruzione di questo nuovo skyline, no? Cioè di questi nuovi obiettivi, di queste nuove speranze, di questi nuovi orizzonti da raggiungere, deve passare, per avere un perché, per avere un senso, per diventare definito e delineato senza vaghezze strane, deve passare verso la guarigione di una ferita, che è la ferita della rabbia, del maschile, dell'indipendenza, della lotta, è la ferita di Marte, perché è Chirone in Ariete. Come ricordo sempre, Chirone non è uno sgambetto della vita così, è insito in Chirone, c'è un potenziale immenso, perché è quello che fa diventare guaritore colui che era stato ferito. Perché chi guarisce questa ferita o della rabbia o della competizione fino a se stessa o del non riuscire a esprimersi o del non riuscire ad essere indipendenti, no? Qualcosa legato alle simbologie del Marte e del segno dell'Ariete, quindi anche chi non riesce a sbocciare come la primavera, se guarisce questa ferita, che è legata molto all'energia maschile, yang, a poco di femminile, quindi più all'energia del padre, per simbolo. Chi riesce a guarire questa ferita poi svilupperà una grandissima e potentissima leadership, no?
Ora, siccome questa luna nuova del 21, insomma questo stellium in Ariete marziano, casualmente, ma il caso non esiste, il 25 scusatemi, si inizierà la quadratura con Marte in Cancro, significa anche per voi che per i prossimi 2 mesi, cioè tutto il tempo in cui Giove sarà in Ariete e Marte, il governatore del segno in cui sta Giove, sarà nel Cancro, ci sarà una sfida tra il trovare la vostra leadership, la vostra forza, la vostra nuova direzione, il vostro nuovo coraggio che comporterà il combattere con un'emotività, con tutti quelli che sono i sensi di colpa o anche quelle figure che vengono o ancora in vita o che esistono ancora come memorie incontrate, subite nell'ambito familiare o ambientale, locale, legato ai posti, alle persone incontrate quando eravate piccoli, quando avete insomma vissuto l'infanzia e che rappresentano ancora i vostri nemici interiori. Ok? Quindi ci sarà questa sfida qui di sganciarsi dalle antiche memorie e anche dai condizionamenti psicologici, perché ovviamente il nemico interiore può essere una persona, ma può essere un'idea, può essere un'esperienza, può essere un senso di colpa, può essere una paura vissuta quando eravate piccoli che vi è rimasta nella pelle. A volte sapete qual è, a volte semplicemente, siccome avete iniziato a fare degli evitamenti, cioè a evitare o di rimanere da soli o di fare quelle cose o di iniziare qualcosa o di parlare in pubblico o qualsiasi cosa che implichi coraggio, a voi avete evitato di farlo e quindi quella cosa è rimasta cristallizzata lì. Con le energie che ci sono, qualcosa emergerà e verrà fuori, ok? Verrà fuori e 2 mesi di sgancio, 2 mesi di osservazione interiore. Se volete tenete un diario, se non state facendo un percorso, se non avete possibilità o nessuna intenzione di farvi seguire, di farvi accompagnare in un percorso di consapevolezza anche breve, che però torna sempre utile per la stabilità e per la centratura, tenete un diario, perché lo scrivere ad un certo punto toglie il filtro dell'inganno a noi stessi e ci fa arrivare più direttamente al nostro inconscio, no? E praticamente quando si scrive si smette di raccontarci cavolate, cose che insomma, facciamo spesso dalla mattina alla sera. Quindi questi 2 mesi sono un ponte per andare lontano e a seconda dei passi che riuscite a compiere in questi 2 mesi, quando poi ci sarà Giove nel segno del Toro che per un anno si congiungerà ad Urano, andando avanti e indietro, e che quindi porterà quei cambiamenti, quell'evoluzione verso il miglioramento a cui voi ambite, quell'evoluzione verso la realizzazione professionale e economica a cui ambite, a seconda di quello che avete fatto adesso, il raccolto sarà abbondante o un attimino meno, perché il raccolto dipende sempre dalla semina. Quindi ricordate che oggi è il risultato di azioni, pensieri, parole e omissioni che abbiamo compiuto nel passato, e domani lo stiamo creando adesso. Quindi questi 2 mesi sono determinanti un po' per tutti e a voi per farvi liberare da memorie e nemici che potrebbero essere proprio insiti o nell'ambito del paese o nell'ambito della famiglia. Se avete dei ruoli un po' istituzionali un po' più alti, o siete un po' più conosciuti, il nemico potrebbe essere a livello nazionale, ok? Quindi proprio del paese in cui si è nati. Insomma, questo sarà interessante, quindi se potete scrivetemi nei commenti. Ricordo anche a voi al volo che
perché ci stiamo avvicinando, non ho ancora fatto un video. Dal 21 aprile al 15 maggio ci sarà Mercurio in Toro retrogrado. Mercurio in Toro, Mercurio retrogrado è molto comodo per prendere decisioni, per risolvere cose e prendere decisioni legate al passato, cioè a situazioni che erano rimaste sospese nel passato, quindi risolvere cose del passato. Non esordite e non mettete firme, non decidete cose che invece hanno una lunga gettata per il futuro, perché appunto l'energia ci vuole rivolti verso dietro e quindi quello che ci sta davanti non lo vediamo bene. Se potete, 21 aprile, 15-16 maggio, non esordite, non prendete decisioni per il futuro e se potete non ordinate cose, non mettete firme, insomma, se potete. Fatemi sapere nei commenti se potete, un grande bacio e buona settimana a tutti. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti ad una settimana particolarmente intensa. Questa è la settimana dal 20 al 27 marzo. Il vostro governatore, Mercurio, il signore della mente, del pensiero, della parola e della velocità, è nel segno dell'Ariete e fa parte di uno stellium, cioè di un agglomerato di 5 pianeti, in questo caso molto intenso, di fuoco, quindi c'è una spinta importante a rinascere, c'è una voglia di riprendersi in mano la vita, c'è anche una rabbia però, ok? Ora cerchiamo di capire bene queste energie, come si muovono, perché altrimenti, visto che voi siete molto cerebrali, molto precisi e quindi magari poco abituati, poco inclini a palleggiare la rabbia o comunque delle emozioni molto viscerali, cerchiamo di vedere come si possono manifestare al fine di non avere attriti con i colleghi di squadra, con gli amici, con il team con il quale state iniziando a lavorare. Perché la buona notizia è che dal 25 marzo fino al 20 maggio, e questa è la mega notizia meravigliosa, Marte finalmente entrerà nel segno del Cancro e quindi andrà a vostro favore per ben 2 mesi. Voi siete reduci da ben 6 mesi di quadratura di Marte dal segno dei Gemelli, che ha portato polemiche, tensioni, problemi burocratici, carte scritte, insomma via vai un andirivieni di complicazioni anche con le persone a fianco a voi, anche con i fratelli, anche con gli amici, anche con i colleghi, che sono state particolarmente intense e che vi ricordo nel periodo di novembre e dicembre con Giove e Nettuno in Pesci, diciamo che hanno segnato, diciamo, il clou del disagio emotivo, no? Dell'insoddisfazione, così veramente delle vibrazioni basse, mettiamola così. C'era molta confusione e molta tensione e veramente era difficile capire da dove far ripartire, no, il bandolo della matassa per riavvolgere il filo e per capire cosa fare. Quindi quel periodo super disfunzionale è assolutamente finito. Marte tornerà in Gemelli per un transito veloce fra 2 anni. Adesso godetevi tutta l'energia che vi arriverà in questi 2 mesi a partire dal giorno 25, dagli amici, dagli altri proprio, dall'affiatamento, dal sostegno e ovviamente anche in mezzo agli altri potrebbe nascere l'amore o comunque qualcosa, un'amicizia sentimentale, un flirt, qualcuno che vi fa battere il cuore e che finalmente, no, vi riporta movimento, vi porta vitalità, soprattutto in quei casi in cui con Marte in quadratura c'è stata un po' di dispersione, anche per dispersioni, polemiche, allontanamenti, anche per quanto riguarda le faccende sentimentali. Quindi c'è una buona energia, c'è un buon Marte che si mette a favore e mentre
da un lato siete contenti, sostenuti, no? Inebriati, e quindi state lavorando e collaborando per integrarvi in un gruppo di amici, in un nuovo gruppo di lavoro, in una nuova classe se studiate, se vi siete trasferiti o comunque avete cambiato gruppo in classe o forse no, c'erano persone con cui non parlavate e adesso vi state rilanciando, mentre c'è questa energia di collettività che vi spinge a fare famiglia con gli altri, mettiamola così, c'è un'energia di esuberanza portata da questi 5 pianeti in Ariete, tra cui capeggia il vostro governatore che è Mercurio, che è anche di rabbia ed è anche di individualismo. Siccome c'è Chirone, potrebbero venire fuori, come dire, delle vampate di aggressività che si esprimono male, quindi cerchiamo di utilizzare questo transito che comunque può dare delle chance, no? Di ripresa, di una sorta di rinascita, però l'universo dice puoi rinascere, devi rinascere, ti offro l'opportunità proprio in concomitanza con la luna piena e con la luna nuova, con la primavera, scusate, con la luna nuova in Ariete che va a solleticare, quindi a stimolare questo stellium in Ariete in cui si trova anche Mercurio. Io ti do con questi transiti l'opportunità di vivere una nuova primavera personale, di chiudere un ciclo disfunzionale, disfattista, pesante che va dal 2011 ad oggi. Ti do la possibilità di riaprirne un altro molto più autentico, molto più soddisfacente, molto più veritiero, ma qua c'è una ferita da guarire. Perché? Perché c'è Chirone. Ora, io so che Chirone nell'immaginario nell'immaginario collettivo è una rogna, no? In realtà, come tutte, diciamo, le ferite emotive, può dar fastidio perché, oddio, adesso sempre la stessa storia, cioè, sapete, i gap della Vergine li conosco, tornare sempre sulle stesse storie, a voi piace razionalizzare e quindi magari con la parte emotiva c'è sempre un po' di fatica, no? È come se aveste una strana fretta di dire sì l'ho fatto, sì ma io l'ho capito, e a volte bisogna darsi il tempo anche di digerirle delle cose, per voi è importante questo, quindi c'è questo Chirone in Ariete che ovviamente amplificato da Giove, Mercurio, Sole, Luna Nuova, vi mostra questa rabbia, questa grinta nei suoi eccessi o nei suoi difetti, e quindi guarendo quella si crea un potenziale, perché dietro la ferita di Chirone c'è un potenziale di leadership, c'è un potenziale di grinta, c'è un potenziale di talenti che potrebbe addirittura cambiarvi la vita e diventare una mission. Quindi quali possono essere i gap di un Chirone in Ariete che sta venendo fuori in tutto il suo splendore? O la voglia di primeggiare, io in eccesso, no? Ovviamente qui stiamo parlando di guarire anche un karma familiare, nel senso che se siamo in quel modo è perché in qualche modo abbiamo ereditato questi modi di fare, ok? Questi comportamenti, e quindi interrompendo questa dinamica tossica, voi liberate anche le generazioni che vengono dopo di voi, se avete figli, nipoti, quindi si alleggerisce molto il karma familiare. Quindi o c'è la voglia di primeggiare o addirittura è il contrario, il suo contrario, quindi non riuscire ad offrirsi, a lanciarsi, ad accettare una sfida, a prendere il coraggio e ad osare, per esempio, no? Oppure c'è la rabbia, c'è la frustrazione, la competizione, si guarda gli altri a quello che fanno e ci si mette in competizione con gli altri, quando la competizione, quella sana, quella autentica, quella che porta a risultati, è unicamente con se stessi, per esempio, no? Quindi invece di competere con l'esterno, competere con se stessi potrebbe finalmente interrompere un atteggiamento che fa disperdere un sacco di energia e che vi fa trovare poi le vostre risorse, i vostri talenti e la vostra leadership. Quindi potrebbe esserci questi eccessi qui di protagonismo, potrebbe esserci l'insistenza, no? Un Chirone in Ariete con Giove, con Mercurio, significa cocciutaggine, cioè partire, volere una cosa e cercare di ottenerla allo sfinimento senza fermarsi mai
a chiedersi se quello che si sta compiendo, quell'insistenza è giusta, ha un senso, o se vi fa magari apparire ed essere, e quindi mettere nella vostra vita principalmente delle energie di insistenza, di cocciutaggine, di prepotenza, perché ragazzi, dietro a un Chirone in Ariete e dietro a tutte quelle testate che date contro un muro per aprire una porta, per aprirla, proprio l'Ariete, no? C'è una scarsa consapevolezza, no? Volere per forza qualcosa da quella persona, da qualcuno, fare l'insistenza è un segno di non consapevolezza che può essere dato, che potrebbe emergere da questo Chirone in Ariete, quindi ragionare prima di agire, chiedersi ma ha senso? Questo quello che faccio, cioè alla fine riuscirei anche a ottenere un risultato, ma è racimolato, è un'energia di non appagamento, quindi rendersi conto di osservarsi, tenere un diario che per la Vergine credo sia una cosa meravigliosa, chiedersi prima di agire perché lo sto facendo, è giusto che io lo faccia, è giusto bussare a questa porta, è giusto procedere in questo modo sfrontato, è giusto non sapermi fermare, perché un altro dei problemi di Chirone in Ariete è quello, no? Di insistere e di non capire quando è il momento di fare un passo indietro. Quindi, e poi la conquista, oltre che la competizione con gli altri, visto che è un segno che è marziano e quindi è passionale. Quando non è guerra è Eros, visto che c'è Chirone, potrebbe manifestarsi, che ne so, la conquista fine a se stessa, proprio la conquista sessuale fondamentalmente, o comunque il corteggiamento, l'essere seducenti e sfrontati per ottenere magari attenzioni. Quello potrebbe essere uno dei gap che sarà fantastico, come dire, far rientrare nei ranghi, perché diciamo che si disperde molta energia in queste cose, anche perché avete Venere in Toro, quindi Venere in Toro in ottimo aspetto con Marte in Cancro vi può aprire veramente dei nuovi contatti, il mondo vi può aprire il mondo a nuove conoscenze e a una nuova stagione di vita che, se iniziata con maggior consapevolezza, vi darà sicuramente tantissime soddisfazioni. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e buona settimana. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, benvenuti ad una settimana che è molto molto intensa e che vede muoversi delle energie che potrebbero, come dire, cambiare gli assetti di alcuni ambiti della vostra vita. Allora, per la Bilancia e per le lune in Bilancia, come ripeto da tempo, ma lo ricordo a chi dovesse capitare per la prima volta su questi video, fino al 16 maggio vi ricordo che avete l'opposizione di Giove e con l'opposizione di Giove è sempre bene stare prudenti, non prendere delle decisioni avventate o delle decisioni che in quel momento sembrano essere buone, ma in realtà sono sabbie mobili, no? Quindi con Giove opposto ai luminari di solito si cade in sviste, in cattivi consiglieri. Se avete qualcuno dietro che vi spinge a fare la guerra, ragazzi, quello fino al 16 di maggio, quindi fino al giorno in cui Giove non si toglierà dall'opposizione ai vostri luminari, potrebbe essere un cattivo consigliere che vi sta spingendo a fare la sua guerra, ma non la vostra. Vale lo stesso discorso, vale per le conquiste, per i corteggiatori di questo periodo, che potrebbero poi rivelarsi poco autentiche, poco sincere e quindi fallaci. Discorso a parte invece è l'ascendente Bilancia, che con questo stellium di pianeti strepitoso nel settimo settore in realtà ha delle bellissime novità e ha dei nuovi inizi per quanto riguarda i contratti, i matrimoni, le società, le compravendite, le relazioni, ok? E poi c'è quello strano caso della Bilancia con l'ascendente Bilancia che sono in difficoltà anch'io. Il consiglio è di essere prudenti, ma ho visto che comunque nel caso di ascendente e sole in Bilancia o ascendente e luna, ma il sole è meglio,
con questi pianeti Yang le cose vanno meglio che al Sole in Bilancia, quindi l'ascendente sta proteggendo molto perché comunque c'è maggior consapevolezza, quindi periodo prudente. Ora Giove in Ariete, quindi Giove opposto, vi sta sfidando dall'11 maggio dell'anno scorso, quindi insomma, un periodo intenso di conflitti, di scelte sbagliate. Sappiate fare dei passi indietro se vi rendete conto che le cose non, no? Che avete compiuto dei passi falsi, quindi tutelatevi in qualche modo, ma è un anno e mezzo, insomma, no, quasi un anno che questa storia, che queste tensioni vanno avanti. Adesso siamo nel clou. Adesso siamo nel clou perché il Sole, quindi forza attiva che rende, proprio che trasforma e che rende manifesto tutta questa energia, entra dal 20 marzo fino al 20 aprile nel segno dell'Ariete. E quindi questo, soprattutto per chi è luminari, Sole in Bilancia e Luna in Bilancia, per chi è luminari in Bilancia è il momento, diciamo, più intenso per quanto riguarda le provocazioni dall'esterno, ok? Cercate di mantenere i nervi saldi, cioè cercate di non cadere nelle provocazioni. Cercate di assistere a quello che accade, sappiate che in questa settimana il vostro governatore Venere è in Toro, inizia a congiungersi ad Urano e quindi c'è anche la possibilità di trasformare, di cambiare improvvisamente un po' di questioni ereditarie mandate in sospeso, quindi di vedere una sistemazione in esse. Ci può essere la possibilità di avere delle novità sentimentali, di lavorare un po', di interrompere, di lavorare un po' sul karma familiare e di interrompere delle dinamiche tossiche, no? Legate ai rapporti con gli affetti, al modo di vivere l'amore, però dovete stare attenti a non vedere tutto rosso come i tori e a non cedere alla rabbia. Perché? Perché a parte che 5 pianeti in Ariete, no? Vi sfidano tantissimo, vi fanno vedere, vi rendono paranoici, visto che c'è Giove opposto, quindi la lucidità è alterata. E poi parliamone, c'è Chirone. Ora, Chirone non è uno sgambetto del destino, no? Chirone è un asteroide che indica una ferita che, se guarita, mostra un potenziale infinito e dona una leadership in quel settore a chi è riuscito a colmare questo gap. Quali possono essere quali possono essere i gap, le provocazioni di questi mesi con Giove su Chirone? Possono essere di vedere il nemico negli altri quando magari il nemico siete voi, cioè quando c'è Chirone, poi vabbè con Chirone opposto, con Giove opposto, c'è la paranoia di vedere gli altri come nemici, quando magari il cattivo siete voi. È un paradosso, è una proiezione che la mente fa, ma sono quei momenti di fraintendimento, sono quei momenti di paranoia, quindi di chiusura del quarto chakra, perché le paranoie vengono da lì, la rabbia viene da lì, dal cuore chiuso. Sono quei momenti della vita che capitano a tutti, no? Quando si vede il nemico non c'è, il nemico è dentro di te, quindi potrebbe esserci una rabbia, una mancanza di obiettività e di lucidità grande, perché è amplificata da Giove. Già Giove opposto al Sole e alla Luna ci fa prendere lucciole per lanterne. È un crash test che avviene ogni 12 anni e che serve proprio a farci vedere il nostro lato ombra, cioè quella parte dell'inconscio su cui abbiamo più o meno lavorato. Quindi ogni 12 anni uno può avere anche il termometro, no? Il polso della situazione, per vedere 12 anni fa stavo peggio, mo sto meglio, o viceversa, cioè 12 anni fa è andata meglio, adesso sono peggiorato, perché ogni ritorno di Giove in opposizione non è uguale all'altro. È vero che dipende dai pianeti che Giove incontra quando si mette in opposizione, no? Cioè, perché il cielo è tutta un'orchestra, è tutta un'alchimia. Fatto sta che quel portale, quello Stargate che dura circa un anno,
in cui abbiamo l'occasione di vedere quali sono le nostre paure e quindi le vediamo proiettate e le buttiamo addosso agli altri. Quindi è sempre un periodo in cui dovremmo limitarci nelle frequentazioni, nelle esternazioni, perché poi paradossalmente si è poco lucidi, ma c'è un coraggio, no? C'è una voglia di osare, una voglia di entrare, di sfidare, di entrare a gamba tesa nelle situazioni che poi è quella che ci fa compiere gli errori. Quindi consiglio, ragazzi, prudenza, ritiro zen, il famoso fingersi morti di quando c'è Chirone quadrato potrebbe essere interessante. Se avete bisogno di sentire professionisti per consigli legali, perché c'è Giove di mezzo, sentitene più di uno, ma soprattutto sentitene uno adesso e magari se avete tempo risentitelo nella seconda metà di maggio, perché questo con l'opposizione di Giove c'è anche il periodo dei cattivi consiglieri, quindi questo ricordatevelo, ok? Detto ciò, potreste incontrare tanti corteggiatori, tante situazioni che sembrano molto belle, molto interessanti, però bisogna avere prudenza, ok? Ci vuole una grande saggezza e un grande ascolto del cuore e non della mente, perché in questo momento un Mercurio è opposto a voi, quindi un provocatore, vi fa incontrare provocazioni e vi fa vedere anche nemici dove non ci sono, quindi il segreto per rimanere centrati in questi tempi di grande, travaglio e confusione, perché questo è ascoltare il cuore, perché il cuore e le emozioni sono la sede della verità, sono la sede dell'anima, ok? Nel frattempo avete anche Marte in Cancro, quindi c'è anche tantissimo lavoro, c'è uno sbatti, cioè c'è qualcosa. Ci sono delle cose da fare che vi tengono anche, vi danno anche un ritmo molto frenetico, perché dal 25 marzo entra Marte in Cancro, quindi effettivamente c'è un periodo di tensione importante. Cercate di non aderire, cercate di lasciar correre, cercate di essere zen e vedrete che tantissime cose si sistemeranno, ok? Un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro tanta tranquillità, tanta serenità, tanto ascolto del cuore e vi aspetto nei commenti per leggere il vostro feedback. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti ad una settimana in cui il vostro governatore, che è Marte, entra in un segno favorevole, che è il segno del Cancro, no? Quindi per ben 2 mesi avrete questa forza che vi arriva, questa voglia di superare voi stessi, questa voglia di vitalità, di miglioramento, di imparare qualcosa, di fare meglio, che indica un tasso di energia che sta salendo. Tra l'altro siete anche fortunati, perché questa volta Marte non farà l'opposizione con Plutone, perché Plutone praticamente nello stesso giorno, negli stessi giorni in cui Marte entra nel segno del Cancro, esce dal segno del Capricorno e quindi non c'è l'opposizione, sarà 2-3 mesi nel segno dell'Acquario e quindi Marte si farà liscio il suo transito nel segno del Cancro senza scontrarsi con Plutone, che è il vostro secondo governatore, e quindi è come avere la guerra in casa, e quindi quest'anno ve la risparmiate, potete stappare una bottiglia. Altra cosa, contemporaneamente, mentre in voi c'è questo anelito al miglioramento, ad andare lontano, a non accontentarsi più, a far meglio, a volere qualcosa di più, a voler crescere, no? A volersi cimentare con se stessi e quindi a superare le vecchie mentalità, i vecchi modi di fare, le vecchie paure, magari anche ad acquisire delle competenze, magari state studiando, no? State facendo cose, nel frattempo c'è uno stellium, cioè ci sono 5 pianeti marziani, di stampo marziano, quindi è un Marte di fuoco, ma comunque vi coinvolge,
nel segno dell'Ariete. Il giorno, allora abbiamo già Mercurio, il Sole il 20 nell'Ariete, il 21 c'è la Luna nuova, Giove è tornato nel segno dell'Ariete a scombussolarvi e a movimentarvi un po' le giornate con rabbia, passione, travaglio dal 20 dicembre. Adesso ripeto, dal 21 c'è la Luna nuova e c'è anche Chirone. Allora, innanzitutto questa Luna nuova apre un Stargate, un corridoio energetico che finirà con la prossima Luna nuova, quindi intorno al 20 di aprile. Questo è un periodo molto particolare dell'anno perché questa luna nuova sarà doppia, nel senso che quest'anno ci sono 2 lune nuove in Ariete, quindi l'universo sta dando grande energia, no? Sta cercando di dare grande spinta di rinnovamento a questo transito di Giove in Ariete che dovrebbe chiudere con il passato, con gli ultimi 12 anni almeno, e farci aprire come dire, no? Una nuova fase di vita che durerà 12 anni, che si spera abbia dei presupposti migliori di quelli precedenti. Essendoci, nonostante la spinta che l'universo cerca di dare, c'è Chirone. Che cosa vuol dire? Che prima di partire, no, per un lungo viaggio di 12 anni, prima di inaugurare questo nuovo percorso di vita, dobbiamo guarire una ferita, perché Chirone è il guaritore ferito, una ferita che se guarita ci rivela, ci dona un grandissimo potenziale di leadership, ci darà la capacità di andare a comandare da qualche parte, cioè di diventare titolari di qualcosa, referenti di qualcosa, capi di qualcosa, e voi che siete figli di Marte amate, no? Detenere il potere ed esercitarlo. Ora, con Chirone dobbiamo cercare di capire qual è la ferita, che ovviamente non è un mistero, cioè in queste settimane e in questi 30 giorni tra una luna nuova e la prossima luna nuova, con il Sole nel segno dell'Ariete che quindi è attiva più che mai, sia questa ferita sia Giove in Ariete, perché è il primo incontro che il Sole in Ariete fa con Giove, perché l'anno scorso, quando a maggio Giove è entrato nel segno dell'Ariete, il Sole, che è la forza Yang, era già nel Toro. Quindi l'ho smorzato un po' perché c'era un Sole venusiano e Giove invece era nel regno di Marte, quindi non si muoveva, no? Non si scambiavano l'energia in maniera costruttiva perché parlavano 2 lingue diverse, e così è stato un po' durante tutto l'anno. Adesso invece si attiva la forza di Giove, quindi la voglia di cambiare, anche le polemiche al lavoro, la voglia di risolvere delle questioni di salute che magari erano come un fuoco che era sotto la cenere, che adesso magari divampa, e quindi c'è qualcosa che voi vi sentite di voler affrontare, risolvere, quindi prendervi cura di voi stessi. Forse al lavoro magari vi hanno fatto avere il posto da leader un periodo, siete in prova per qualcosa di più, e questo magari crea tumulto o all'esterno o dentro di voi, perché magari vi sentite magari con la sindrome dell'impostore o vorreste un'altra cosa, oppure avvertite competizione. Tutto questo senso di inadeguatezza può venire, e viene molto probabilmente, da Chirone. Quindi o c'è una ferita da guarire con una competizione eccessiva, perché poi ognuno di noi declina Chirone in Ariete a modo suo. Voi siete figli di Marte, quindi o c'è una competizione eccessiva verso l'esterno, quando la competizione, quella sana, è soltanto con noi stessi per superare i nostri limiti, perché è del tutto inutile mettersi a competere con quello perché sta là, quella perché sta là. Ognuno ha il suo karma, il suo percorso, e il momento presente è il riflesso di quello che hanno seminato o meno nel passato, e ovviamente vale anche per noi. Quindi fare lo sgambetto a destra, fare non lo so, la battutina a sinistra, tutte quelle cose depotenzianti per togliere energia o comunque per peggiorare l'umore di una persona, tutte quelle cose lì fanno perdere energia a voi, quindi è un modo di combattere errato. Quello che invece, per diventare invincibili, che poi è la cosa che desiderate più di tutto, è proprio di vedere le vostre paure, di lavorare con esse, investendo proprio su di voi, sulla vostra persona. Quindi questo potrebbe essere una delle estensioni, una delle manifestazioni di Chirone in Ariete. Oppure
osate troppo, quindi vi proponete anche per cose per cui non avete le competenze, magari improvvisate, sapete tutte le ottave basse del segno dell'Ariete, oppure non riuscite a sgomitare, non riuscite a proporvi, a manifestare le vostre intenzioni, anche saper dire no, quando invece avete tutte le competenze e dovreste farlo. Quindi c'è o un eccesso di Marte, di energia di fuoco, che quindi parte anche prima di pensare, perché poi insomma chi ha pianeti in Ariete sa che funzionano così, oppure c'è l'implosione, cioè c'è un difetto di energia marziana che deve trovare il coraggio di manifestarsi, che ancora non lo fa per una ferita magari di insicurezza, ok? Perché comunque un Giove in Ariete, i pianeti in Ariete vogliono essere i primi e sono venuti per fare proprio i pionieri. C'è chi lo fa troppo, c'è chi si lancia in ogni cosa, c'è chi si mette in competizione anche con cose che non lo riguardano e c'è chi per la paura di fallire, per un'insicurezza, perché non ha saputo gestire quella grinta, quella rabbia, a volte teme la rabbia, la propria stessa rabbia, non vi attinge, ok? Per paura di non piacersi o perché magari da piccolo è stato giudicato, perché poi insomma sono sempre queste le dinamiche, la realtà è molto semplice. Quindi il tumulto è lì, no? Quindi avete tanta energia per dare il meglio di voi, però c'è qualcosa nel vostro equilibrio psicofisico o intorno a voi che vi fa vedere che c'è una paura o una rabbia che devono essere tranquillizzate. Se riuscirete a fare questo in questo mese interessantissimo, vi sarete fatti un grandissimo regalo, perché poi starete veramente bene. Cercate di occuparvi di voi e di come state, perché nei prossimi 3 anni trarrete grande vantaggio da queste novità. Ovviamente c'è anche insita, no, in questo miglioramento la possibilità di cambiare proprio stile di vita, di cambiare lavoro, e magari con Chirone avete paura, e allora le stelle vi dicono di avere fiducia in voi stessi e di tentare. Ovviamente fatevi un paracadute, insomma, vedete se si può fare. Non vi lanciate, perché magari potrebbe esserci, io non vi vedo singolarmente, quindi magari potrebbe esserci un eccesso di energia con Chirone in Ariete, però le stelle vi dicono di credere in voi stessi, perché i prossimi 3 anni sono di grandissimo miglioramento. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti per sapere i vostri feedback e buonissima settimana. Cari amici del Sagittario e cari amici con ascendente Sagittario, benvenuti ad una settimana in cui i pianeti si allineano in una posizione favorevole per voi, perché abbiamo ben 5 pianeti in Ariete, nell'amico segno dell'Ariete, quindi energia di fuoco che vi porta tanta energia, tanto fuego, tanta passione, tanta esuberanza, tanta audacia nei sentimenti, nell'amore. Possono sbocciare colpi di fulmine come se non ci fosse un domani, ma attenti a 2 cose. Allora, se siete impegnati, è chiaro che con Marte che si sposta nel segno del Cancro, i prossimi 2 mesi potrebbero essere all'insegna della trasgressione, no? E all'insegna di una passione che si muove, che si vive, che nasce e che si esprime non alla luce del sole. Quindi è chiaro che se poi le cose continuano, no? È chiaro che se poi avremo 5 mesi di Venere, sto andando oltre, no? 5 mesi di Venere in Leone congiunta a Lilith, quindi un transito straordinario. Se contate che poi avremo Marte in Leone, no? Dopo questi 2 mesi di Marte in Cancro, si prospetta una estate alquanto ruggente e sappiate che quello che nasce adesso potrebbe, anche se nasce così come un'amicizia, come qualcosa di molto passionale, ma che magari deve rimanere destinato, sappiate che può scappare la mano nei prossimi mesi. Quindi se
un'altra relazione vi potrebbe incasinare eccessivamente la vita, prestate attenzione, perché qui scatta la seconda cosa. Questo stellium in Ariete, Giove, Sole, Mercurio, Chirone, Luna nuova. Abbiamo la Luna nuova in Ariete del 21 che apre uno Stargate, un portale, un corridoio energetico che, lo dice la parola stessa, è un nuovo capitolo di vita che potrebbe portare delle novità, perché è una nuova primavera che per voi insomma si manifesta nell'ambito dell'amore, no? Proprio della vitalità. E poi ci sarà una seconda luna nuova del tutto eccezionale, sempre in Ariete, cioè l'eccezionalità è data dal fatto che si susseguiranno 2 lune nuove nello stesso segno, cioè nel segno dell'Ariete, come se l'universo volesse spingere, sostenere l'energia, il transito di Giove in Ariete, che è una primavera, una sorta di primavera, e sta spingendo con 2 lunazioni con 2 lune nuove nel segno dell'Ariete affinché quell'energia duri di più, no? Perché da luna nuova a luna nuova sono praticamente 60 giorni, quindi diciamo che 21 marzo, 20 aprile, 20 maggio, praticamente gli ultimi 2 mesi del transito di Giove in Ariete vengono accompagnati dall'energia di 2 lune nuove in Ariete per spingerci, l'universo proprio ci vuole spingere al rinnovamento, quindi a lasciare delle parti di noi nel passato e a concludere questi ultimi 12 anni inaugurati nel 2011-2012 dal precedente transito di Giove in Ariete, che sono stati abbastanza scomodi. Però c'è Chirone. Cioè l'universo ci fa vedere anche una ferita che se guarita nasconde un potenziale importantissimo. Quindi di che natura può essere questa ferita? È una ferita legata all'energia di Marte, perché è Chirone in Ariete, quindi o c'è un eccesso di esuberanza nei sentimenti. Se avete dei figli potreste vederlo anche attraverso di loro, perché tutto quello che noi non superiamo come esperienze di vita, come karma familiare, lo trasferiamo, si trasferisce proprio automaticamente nelle generazioni successive, che a loro volta dovranno incarnare più o meno le stesse problematiche per tentare di spezzare le catene. Quindi se avete dei figli, anche in questo caso potreste attraverso di loro, che sono uno specchio impegnativo e validissimo, potreste vedere se quell'esuberanza, quell'incapacità di stare magari in una relazione stabile, perché gli eccessi dell'Ariete fanno anche quello. L'Ariete è un segno che è legato agli inizi. Chi ha molti pianeti in Ariete, o chi magari ha un Chirone in Ariete di nascita in un determinato settore, ha difficoltà a mantenere la stabilità, perché tende ad iniziare sempre, no? A un certo punto diventa una coazione a ripetere che è difficile da interrompere. Oppure con un Chirone in Ariete potreste essere attratti da partner un po' litigiosi, un po' aggressivi, che magari svolgono anche delle professioni marziane, magari aggressive, violente, con le macchine, i piloti, magari medici, chirurghi, con i motori, no? Magari pugili, magari degli sportivi. Quindi c'è sempre del movimento nella vostra vita sentimentale che magari è in eccesso, e questi possono essere gli eccessi. Quindi anche la competizione con il partner, o anche dei figli competitivi con voi, o voi competitivi con i figli. Insomma, diciamo che c'è la competizione che può avvenire, che si può manifestare, vista, insomma, come dire, vista la vita umana, si può manifestare anche tra partner e anche tra familiari. Quindi potrebbe esserci questa cosa. Oppure, questi sono gli eccessi. Oppure può essere per difetto un non riuscire a cambiare partner, un rimanere soli, perché il segno dell'Ariete è anche un individualista, quindi non riuscire a pensarsi con un'altra persona, a relazionarsi quotidianamente con un'altra persona, perché si è degli individualisti.
oppure non ci si fida, oppure proprio perché si ha la ferita, no, della passione di qualcun altro non ci si fida, magari si è consapevoli di essere molto passionali, molto infedeli, allora non ci si fida degli altri. Insomma, tutte queste cose. Emergerà qualcosa, voi scrivetemelo nei commenti, emergerà qualcosa e questo qualcosa sarà figlio di Chirone e quindi ha un potenziale immenso, perché se accettato, se guarito, se perdonato, se mandate amore a quella ferita, svilupperete una leadership che lancerà, che aprirà uno Stargate, no? Un corridoio energetico per i prossimi 12 anni che insomma avrà un livello qualitativo superiore. Perché quando si risolve un gap, a parte che Chirone ce l'ha insito in sé il guaritore ferito, no? Cioè tu guarisci e quindi diventi un guaritore degli altri, quindi la leadership, anche la mission spesso si nasconde dietro a Chirone, ma è proprio l'energia degli inizi che stabilisce, che ripristina le basi di qualcosa che, se è molto solida, dona abbondanza e stabilità a qualsiasi rapporto e, se siete degli artisti, a qualsiasi produzione creativa e qualsiasi fase creativa della vostra vita. Quindi amore e vitalità, go go. Cerchiamo di dosare bene le energie, perché questo stellium in Ariete sarà quadrato a Marte in Cancro e quindi ci sarà l'opportunità di, guarendo questa ferita, di sanare anche il karma familiare. Quindi è una cosa molto molto interessante. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e osservate le vostre reazioni, perché poi nell'energia dell'Ariete c'è che prima si agisce e poi magari si consapevolizza, no? Quindi cercate, magari tenete un diario, che potrebbe essere qualcosa molto utile per vedere i film che si ripetono di continuo, ok? Vi mando un grande abbraccio e vi aspetto nei commenti. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti a questa settimana intensissima in cui inizia il transito di Marte in opposizione a voi per ben 2 mesi, che porterà, come dire, alla ribalta, complicherà, movimenterà e porterà quindi delle novità che forse non avevate preventivato nei rapporti, nei matrimoni, nei rapporti con gli altri, nei rapporti di matrimonio, nei contratti, nelle questioni legali, quindi ci sarà del tumulto, però le novità che arrivano tecnicamente dovrebbero essere estremamente positive. Magari non ve le aspettate, magari vi scombussolano emotivamente, magari vi sentite in balia degli eventi, perché poi Marte opposto lo fa, che fa un po' mancare la terra sotto i piedi, perché è come se gli altri agissero al posto nostro. Però sappiate che questo Marte in Cancro ha degli ottimi punti di talete, insomma, anche se opposto al vostro Sole, al vostro ascendente o alla vostra Luna, perché c'è la Venere in Toro congiunta a Urano, che porta proprio cambiamenti e miglioramenti che possono essere per esempio sentimentali. Fa un ottimo aspetto almeno all'inizio, no, del transito con Saturno, poi lo farà con Nettuno, quindi le notizie, le risposte che dovete avere, i trasferimenti, no, i viaggi piccoli e medi che dovete effettuare. Insomma, ci sarà un periodo molto movimentato che porterà delle belle novità. Se siete gelosi del partner, cercate di non eccedere, perché in casa c'è una grande energia, c'è una grande esuberanza che va un attimino acquietata, quindi cercate di stare tranquilli, perché che cosa accade? Abbiamo già parlato del transito di Giove in Ariete, che dal 20 dicembre fino al 16 maggio resterà nel segno dell'Ariete. Adesso si entra nella fase clou, negli ultimi 2 mesi del transito, che è clou perché? Perché il Sole il 20 marzo è entrato nel segno dell'Ariete e quindi la forza yang dell'universo si unisce a Giove e lo attiva. E quindi tutte le persone che
del Capricorno, con l'ascendente Capricorno, con la luna in Capricorno, che devono fare lavori a casa, che devono trasferirsi, che devono vendere casa, che hanno delle questioni con gli immobili, con i familiari, ci sono state magari un po' di discussioni, non ci si è messi d'accordo, adesso entrano nella fase clou di questa cosa, tanto più che i pianeti in Ariete saranno quadrati a Marte e quindi non eccedete, non scaldate troppo gli animi, perché c'è Chirone. Allora, a parte il fatto che Marte è in esilio e quadra i pianeti in Ariete, quindi cioè governati da Marte, quindi si crea un po' di misunderstanding, però per fortuna ci sono altri pianeti che si mettono da cuscinetto e che risolvono le cose capra e cavoli, però in famiglia gli animi dobbiamo calmarli, perché? Perché c'è Chirone. Chirone è il guaritore ferito, cioè emerge in questi 2 mesi, se non è già emersa, perché ne abbiamo già parlato in qualche video precedente dedicato proprio alla congiunzione Chirone-Giove in Ariete, emerge una rabbia, una polemica, una ferita di uno o più componenti, per esempio della famiglia, oppure del titolare della casa che deve essere venduta o acquistata o ristrutturata. C'è una rabbia che, se guarita, ovviamente dà una grandissima leadership che permette di aprire, di inaugurare, no? questo prossimo dodicennio con delle energie molto solide, molto sane, perché l'energia maschile poi ci vuole, perché è quella attiva che deve partire, che deve prendere decisioni, che deve difendere, no? Quindi ci vuole sia una sana energia di accoglienza femminile, sia una sana energia yang. Quindi potrebbero esserci dei tumulti, no? delle rabbie, una competizione fra familiari, e questa sarà l'occasione per guarire delle questioni ereditarie o delle dinamiche tra familiari che si susseguono da tempo nel karma familiare, che la congiunzione di Venere congiunta Urano vi darà la possibilità, come dire, di risolvere, no? Quindi qualcosa legato per esempio al patrimonio immobiliare, magari tra figli, magari tra conviventi che o devono fare un mutuo insieme o che magari decidono di separarsi, no? Ci sono delle questioni di natura immobiliare portate da Venere in Toro su Urano in Toro e Nodo Nord in Toro, che hanno l'occasione di essere risolte, probabilmente attraverso magari delle questioni legali, però c'è la possibilità di risolverle, quindi non lasciatele trascurare e affrontatele con tutta la serenità possibile, proprio perché è una ferita di Chirone che dietro c'è un grandissimo potenziale. Un'altra cosa che potrebbe accadere è che magari siete tra quelle persone che devono vendere una casa da molto tempo, oppure devono acquistarla e non la trovano, oppure devono ristrutturarla, e con quello che accade in giro le cose non accadono. Quindi i transiti, cioè le ambizioni sarebbero quelle di partire, la speranza è quella di partire, no? Con un progetto, ma non parte perché c'è Chirone, quindi c'è una ferita che, se non è legata alla rabbia, è legata ad una debolezza dell'energia yang, no? Del maschile, perché poi le partenze sono legate a questo tipo di energia, e quindi andatela a cercare, no? Andate a vedere se in qualche modo questa energia che vi gira intorno è data dal fatto di essersi affidati a persone sbagliate, o quindi cambiatele, o di aver fatto dei progetti che non avevano l'energia per partire. Vedete, valutate queste cose, perché è anche un periodo molto importante venite da un periodo molto importante per valutare le finanze. Quindi in questi 2 mesi voi avete una luna nuova in Ariete il 21 marzo e una seconda eccezionale luna sempre in Ariete, una luna nuova sempre in Ariete il 20 di aprile, ed è raro che si susseguano 2 lune nuove nello stesso segno. Di solito la luna nuova successiva è nel segno successivo. Questo perché l'universo sta accompagnando gli ultimi 2 mesi di Giove, sostenendoli con un'energia figlia di Marte, affinché si prolunghi il tempo della primavera, si prolunghi questa forza, e affinché noi abbiamo la possibilità di guardare e di risolvere, perché c'è la possibilità, prima che Giove entri nel segno del Toro e che quindi ci faccia poi godere di tutte le decisioni prese adesso, e che Venere congiunta Urano ci farà prendere, adesso c'è l'opportunità di
di fare conti con un'energia che viene dalle basi, dalle radici di cui si è impegnata, forse anche una rabbia fra familiari, e c'è l'occasione di guarirla. Quindi cercate di ascoltare, cercate di mettervi nei panni degli altri e cercate di dare a Cesare quel che è di Cesare. Io vi mando un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti come va questa settimana e vi auguro di risolvere insomma tutte le problematiche che si presenteranno, insomma. Quindi un grande bacio e buona settimana a tutti. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti ad una settimana in cui c'è un grosso transito che vi interessa, che è quello di Plutone, che il 23 entra nel segno dell'Acquario. Non mi avete scritto in meno di 1000 perché vi siete spaventati. Allora ragazzi, questo è un primo seme che getta l'universo, perché Plutone sarà soltanto 3 mesi, quindi se verrà percepito veramente dai nati in gennaio, dalla prima decade, sappiate che la prima decade ci sta facendo i conti già da diverso tempo, no? Da almeno 1 anno, 2, ma anche di più. Perché avere il Sole, primissimi gradi dell'Acquario, con Plutone che sta transitando nella terza decade del Capricorno da quel tempo, non è che tra 2 segni c'è una porta, cioè l'energia arrivava comunque, ed è sempre energia saturnina, ed è un'energia che prima vi ha fatto magari comprendere le cose, vi ha fatto lavorare sulle debolezze, sul rapporto con il potere. Poi quando Plutone entra nel segno dell'Acquario vi inizierà a instillare il cambiamento, la trasformazione. Quindi anche se nell'introduzione ho parlato abbastanza nel segno dell'Acquario, io 2 cose ve le dovevo dire perché veramente mi avete scritto in tantissimi. Ovviamente non potevo rispondere a tutti perché erano veramente tante, ed è giusto spiegarvi che Plutone, oltre ad essere un asteroide molto lento, quindi si sentirà quando ci saranno dei pianeti più importanti, più grossi, perché è un asteroide, in opposizione o in congiunzione. Quando magari il cambiamento, la trasformazione, soprattutto l'ego, il rapporto con l'ego, con il vostro ego, con l'egocentrismo, darà frizione, perché c'è la vostra personalità egoica che si vuole esprimere, e Plutone che fa sottilmente vedere magari le debolezze, perché questo fa Plutone, ci fa vedere le debolezze della nostra, per esempio con il Sole in Acquario, della nostra forza, del nostro maschile, quindi di tutta l'ereditarietà anche familiare del maschile, e quindi degli uomini che ci scegliamo, che in qualche modo sono in linea, no? Dei partner maschili, e dell'energia yang, no? Della parte attiva della personalità. Se è la Luna sarà il lato femminile, quindi le donne, non solo le donne che ci hanno preceduto, che ci hanno generato, ma anche quelle con cui poi istintivamente sentiamo familiarità e ci andiamo a relazionare con esse, e anche noi nella nostra femminilità, ok? Per quanto riguarda l'ascendente è il personaggio pubblico, quindi magari con Plutone aumenta un po' l'esibizionismo. Io vi ricordo sempre che il plutoniano è un attore, no? Comunque è gente di prestigio, ma vi ricordo che Plutone ci fa vedere le nostre debolezze per guarirle, ok? Un po' quello che fa Chirone, infatti formeranno a un certo punto un aspetto, l'energia di Plutone in Acquario con i pianeti in Ariete forma una collaborazione molto interessante, per cui i feedback che vi arrivano dall'esterno in queste giornate, in questa settimana, quello che vi dicono gli altri, quello che vi arriva, quello che vi viene riferito, potrebbe essere un feedback molto interessante, perché c'è questa energia in entrata che vi spinge ad aprire un po' gli occhi e a rinnovarvi, a dare nuova linfa, no? Un nuovo modo di proporsi. Quindi i feedback che vi arrivano in queste settimane di pianeti in Ariete possono essere molto utili per facilitare il lavoro trasformativo della personalità frontale, no? Della personalità egoica del segno dell'Acquario. Quindi c'è questa sottile trasformazione, ma insomma fatemi sapere se la sentite, perché
è veramente molto sottile, soprattutto, ripeto, la prima decade la sta palleggiando da veramente da 2 anni circa. Adesso non ricordo in questo momento l'esatto ingresso di Plutone nel 21° grado del Capricorno, ma saranno 2 o 3 anni circa, quindi ci state già lavorando e vi farà anche vedere la vostra resistenza al cambiamento o la capacità magari distruttiva, cioè quella vena distruttiva che il segno dell'Acquario ha, che manda tutto all'aria. Ma veniamo a questa settimana. Innanzitutto è molto interessante il feedback che vi arriva dall'esterno, perché in Ariete ci sono ben 5 pianeti, il transito di Giove entra nella fase clou e diventa più attivo. Gli ultimi 2 mesi di Giove in Ariete sembra che vengano sostenuti e incoraggiati dall'universo. Perché? Uno, perché il Sole entra nel segno dell'Ariete, si congiunge a Giove e quindi l'energia attiva, l'energia yang, che poi è quella della manifestazione, va a sorreggere tutto il lavoro lento che da maggio dell'anno scorso Giove in Ariete, tutto quel fuoco che magari non riusciva a divampare, ma che comunque c'era, no? In termini di coraggio, di osare, di proporsi, di rilanciarsi, di rinascere, di fare di fare della propria vita una primavera, e adesso entra nella fase clou. Quindi c'è un'esuberanza, un essere diretti, se finora avete sognato di fare qualcosa, adesso probabilmente avete le energie e il sostegno per farla. C'è anche Mercurio e poi 2 transiti da attenzionare. Il 21 marzo c'è la prima luna nuova in Ariete che dura un mese, no? Cioè che apre un corridoio energetico che dura un mese, quindi vi potreste aprire a collaborazioni, a nuovi lavori, a nuovi contatti, a nuovi prodotti, no? E poi ci sarà la seconda luna nuova, perché c'è questo transito abbastanza eccezionale che vede 2 lune nuove che si susseguono nello stesso segno, guarda caso è il segno di Giove, quindi è l'universo che cerca proprio di farci riniziare, di farci risvegliare, di far durare questa energia di primavera, no? Per 2 mesi. Quando il portale della seconda luna nuova sarà finito, Giove sarà entrato nel segno del Toro e Marte uscirà dal Cancro e l'energia ricambierà completamente. Quindi ho detto 2 lune nuove che si susseguono, quindi vi arrivano feedback, comunicazioni, possono esserci anche degli scambi, no? delle battute, delle comunicazioni, degli scambi anche un po' dinamici, anche un po' polemici. Stiamo parlando del segno dell'Ariete, ma tutto serve, perché quello che ci arriva ci fa da specchio di quello che abbiamo dentro, no? Quindi tutto serve per capire che cosa bolle in pentola e quale energia noi emettiamo senza esserne consapevoli. L'altra cosa è che c'è Chirone, cioè in tutto questo stellium di pianeti in Ariete c'è Chirone che ci deve far vedere qualche gap, cioè qualche ferita emotiva che, se guarita, che nel vostro caso si basa sulla comunicazione, sull'espressione, sulla vendita, sull'esordire, sul dire le cose, sul rapporto con i fratelli, e c'è una ferita emotiva che vi fa vedere qualcosa che, se viene guarito, vi darà la possibilità di creare una grande leadership, di sviluppare veramente una leadership vincente che poi inizia adesso ma si unirà con Plutone e vi porterà ad una grandissima trasformazione, a patto che accettiate i feedback dall'esterno, quello che vi arriva, perché c'è un po' di, c'è movimento nel lavoro fondamentalmente, e quindi questo potrebbe crearvi un po' di stress psicofisico, quindi cercate di fare ordine, quindi occhio a quello che vi arriva, occhio a quello che voi avete dentro e lavorate sull'ego, ragazzi, perché con Plutone in Acquario è fondamentale lavorare sull'umiltà. Questa è una garanzia sull'umiltà e sulla correttezza. Plutone ci va a corrompere proprio in quegli ambiti lì. Quindi fatemi sapere come vanno le cose, fatemi sapere che feedback vi arrivano questa settimana, ma anche nelle prossime. Un grandissimo in bocca al lupo, buon Plutone in Acquario e buonissima settimana.
Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti ad una settimana molto interessante perché non solo Venere si congiunge ad Urano nel segno del Toro e al nodo nord, quindi vi porta dei contatti molto interessanti e anche per qualcuno di voi degli incontri sentimentali durante uno spostamento, un viaggio, e se non sono incontri sentimentali sono comunque incontri molto fortunati di qualcuno che vi traghetterà verso una collaborazione, vi propone un nuovo lavoro, vi offre un'opportunità. Sappiate che Venere è in ottimo aspetto con Saturno che è entrato nel vostro segno da un paio di settimane, ma l'altra cosa stra interessante è che finalmente potete stappare la bottiglia sul serio. Marte, dopo 6 mesi di transito ostile, il 25 entra nell'amico segno del Cancro e ci resta 2 mesi. Quindi finalmente tutta quella tensione, quell'indecisione magari fra due persone, quella polemica in casa, quell'indecisione fra due case, fra due affitti, lo spostarsi, fare la spola, stare un po' di qua, un po' di là, tutto quel caos trova una sua unità e arriva anche l'amore, cioè l'unità, la stabilità e il punto di riferimento possono arrivare dall'amore che se ce l'avete già, che già si stava manifestando da Giove, dai transiti di Giove in pesci, adesso inizia ad assumere dei contorni per cui si inizia a pensare di fare famiglia. E se eravate già una famiglia dai precedenti transiti di Giove in pesci, qui qualcuno vuole diventare genitore, no? E quindi i prossimi 2 mesi saranno molto molto interessanti in questi termini e poi quando Marte uscirà dal segno del Cancro, Giove entrerà nel segno del Toro, quindi a fortuna si aggiunge fortuna. Quindi momento molto molto interessante per l'amore, per le storie che devono nascere. Se siete single da quel dì e siete tra quelli che mi hanno scritto che Giove congiunto a Nettuno in pesci ha portato soltanto illusioni, adesso arriva qualcosa di concreto che vi sposta subito nel quotidiano, no? Quindi altro che illusione, ma reale presenza. È arrivata Milla, la diamo per buona, proprio è arrivata di corsa, non si era vista, aveva fatto un ingresso sporadico all'inizio, forse verso la Vergine e la Bilancia, non si era vista più e invece adesso è venuta a testimoniare, quindi va bene. Quindi amore, se venite dal periodo di singletudine, insomma nuove novità, se le storie c'erano, crescita, avanzamenti, quindi dal fidanzamento alla convivenza, dalla convivenza magari alla genitorialità e chissà che qualcuno di voi con la luna piena in Vergine della scorsa settimana o di 2 settimane fa, del 7, 8, 9, del 9 marzo, non abbia ricevuto una proposta di matrimonio, quindi di legalizzare un'unione, quindi momento molto molto bello. E oltre all'amore c'è una grande, un grande ingresso, c'è questo stellium di pianeti in Ariete che nel vostro caso vi fa fare i conti con i soldi. Dimenticavo che quel Marte in Cancro, visto che si quadra, cioè si scontra con questi pianeti in Ariete, può portare ad un'altra evenienza, non solo nuovi amori, non solo eventuali crescite, no, delle relazioni, quindi un miglioramento. Marte è anche la guerra, quindi qualcuno potrebbe invece rompere qualche relazione, che ovviamente non è che si rompe con Marte adesso, con Marte avete il coraggio di affrontare e far venire a galla delle cose che non vi soddisfacevano e quindi quella quadratura di Marte, pianeti in Ariete, indica che alcuni di voi si stanno organizzando per vedere se riescono ad uscire da una relazione, riescono a badare a se stessi, quindi qui parliamo di trovare un lavoro, migliorare quello che si ha, aumentare le entrate, no? Cioè in tutto quello che accade nelle relazioni sentimentali, sia in entrata che in uscita, nei prossimi 2 mesi con Giove in Ariete ci sarà un leitmotiv abbastanza costante, definito
e come dire, delineato. Riuscire a badare a se stessi in autonomia. 5 pianeti in Ariete: Sole, Giove, innanzitutto la forza maschile del Sole, l'energia Yang, si unisce finalmente a Giove in Ariete e lo attiva. Quindi c'è chi in ogni caso volete fare un passo lungo, che sia di emancipazione o che sia di progetti e di fare famiglia, ci vogliono risorse e ci vogliono disponibilità di denaro. Quindi Sole attiva questo Giove in Ariete, quindi probabilmente avrete il coraggio, la forza di fare cose a cui pensavate da maggio dell'anno scorso, cioè che vi sono venute in mente, che marinavano da diverso tempo, no? Vedi Camilla annusa i fiorellini. Quindi o in entrata o in uscita servono soldi, nuovi contratti di lavoro, novità lavorative. Ci sono 2 lune nuove, transito eccezionale, in Ariete su Giove, una il 21 marzo e un'altra il 20 aprile, come se l'universo volesse estendere questa forza, questa primavera, quindi questa potenza di Giove in Ariete legata ai nuovi inizi per gli ultimi 2 mesi del transito di Giove in Ariete, come se non volesse che perdiamo neanche un giorno di questa energia e che cerchiamo di emanciparci. La particolarità di questo transito è che c'è Chirone in Ariete, quindi c'è data la possibilità di vedere un gap emotivo, qualcosa che ci sabota, qualcosa che non riusciamo a far partire, una paura di essere indipendenti, una non sicurezza, una rabbia, qualcosa legato ai pianeti in Ariete. Giove ce li fa vedere, il Sole ce li fa vedere, le lune nuove li attivano. Se riuscite a guarire questa ferita che viene da lontano, no? E che finora non vi ha reso mai completamente indipendenti, dietro a ogni Chirone guarito emerge una leadership, una potenza, un'abbondanza, una solidità delle radici così forti che si inaugura un dodicennio che parte con un'energia completamente diversa dagli ultimi 12 anni, che sono stati insomma un po' un terreno franoso. Quindi appuntate, scrivete quello che accade di questi tempi, se vi arrabbiate molto, da dove viene questa rabbia, se entrate in conflitto, in competizione con le altre persone, quando è un aspetto disfunzionale di Marte, no? dei pianeti in Ariete, di Giove in Ariete, di Chirone in Ariete, perché la competizione deve essere solo con noi stessi. Quindi occhio a tutta l'energia che magari disperdete per delle ottave basse, no? dei pianeti in Ariete, perché se riuscite, e vedete da dove arriva, panico, se riuscite a guarire quella rabbia, quella ferita marziana, complice anche il transito di Saturno in Pesci, diventerete come granito. Quindi state proprio gettando le basi dei prossimi 12 anni e come dire, vi auguro veramente di riuscire a farlo. Tenete un diario, perché è un modo di connettersi al proprio inconscio che è molto più diretto e molto meno ingannevole rispetto all'uso della parola. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa vi emerge, no? A che cosa siete arrivati. Perdonate, guarite, andate avanti. Io vi auguro una bellissima settimana. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ringrazio tutti per essere stati con me, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video lunghissimo, vi mando un grande bacio e vi auguro una buonissima settimana. Ciao a tutti e grazie.